Allora, buonasera a tutti, ai consiglieri e al pubblico intervenuto in sala consigliare e a chi ci segue da casa. Prima di dare alcune specificazioni e dare il corso all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale del 29 ottobre, facciamo subito l'appello. La parola al segretario comunale Vittorino Spessotto. Buonasera. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Presente. Costa Giuseppe. Presente. D'Areggiare Antonio. D'Arcea Caterina. Presente. De Bastiani Alessandro. Presente. De Valier Fabio. Presente. Dus Marco. Fasan Bruno. Presente. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe, assente giustificato per lavoro. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. È assente Poi e arriverà più tardi, è assente giustificato e arriverà più tardi. Bene, ecco, a proposito dell'assenza del sindaco, comunico che sta arrivando velocemente da Treviso perché è intervenuto all'inaugurazione del Museo Bailo e ha avuto un colloquio, credo, importante col ministro Franceschini, però ha comunicato che è già partito, quindi arriverà a breve. Nominiamo i 3 scrutatori, per alzata di mano si autoeleggono: Marco Dus, Caterina Darcier e Gianluca Posocco. Bene. A questo punto vi do comunicazione breve, riassuntiva, di quello che è stato deciso in conferenza dei capigruppo. Allora, il criterio è sempre quello, nonostante non sia ancora approvato non siano ancora approvate le modifiche al regolamento per la gestione del Consiglio Comunale, l'intento è quello di portare le interrogazioni ad inizio della seduta e così faremo. Però prima dobbiamo dare chiusura dei punti all'ordine del giorno rimasti non dibattuti nello scorso Consiglio Comunale. Quindi l'ordine del giorno avrà l'interrogazione del consigliere Posocco al primo punto, al secondo la mozione del consigliere Posocco sulla strada provinciale 103, poi ci saranno le domande di attualità. Dopo il punto 2 inizia il Consiglio Comunale vero e proprio di oggi. Ci saranno le domande di attualità, successivamente le comunicazioni. Le comunicazioni sono divise tra quelle che darà il sindaco e quelle che darà l'assessore Denardi. Altra variabile di questa sera, l'assessore Denardi è a un incontro con l'USL sul centro antiviolenza, quindi anche lei arriverà prima possibile, a breve. Quindi sposteremo le interrogazioni subito dopo le comunicazioni, le 2 interrogazioni finali, e cioè quella del consigliere Sant'Antonio sull'Isoletta e ancora quella del consigliere Sant'Antonio sul CED sostanzialmente. Ecco. Dopodiché si procederà con i punti all'ordine del giorno regolarmente inseriti, e cioè con la relazione previsionale programmatica, l'avvocatura unica, il SUA Vittorio Conegliano, la variante urbanistica ex asilo di Piazza Gallina e la mozione dei consiglieri Costa e Botteon. Spero di essere stato chiaro. Quindi possiamo procedere con il punto 1 all'ordine del giorno, interrogazione. Presidente, volevo chiedere questa prima parte senza limiti di tempo oppure... No, direi che ci eravamo dati per le interrogazioni complessivamente 1 ora di tempo. Credo che ce la facciamo. E poi sulle domande di attualità poi ritornerò un attimo. Quindi la parola al consigliere Posocco. Posso chiedere una cosa? Io chiedo che sia rispettato l'ordine del giorno del precedente Consiglio Comunale. Mi mancano 2, la mozione di Dus e l'interrogazione. Allora, le rispondo subito. La mozione di Dus, del consigliere Dus, è stata ritirata. Per favore, la ritiri qui dentro, perché l'ordine del giorno deve essere rispettato. Dus dice io lo ritiro e a me va bene.
anche motivando se crede, però non può essere che l'ordine del giorno del Consiglio Comunale precedente sia spostato questa sera e scompaia improvvisamente una mozione, un'interrogazione. Se allora Dus dice che la ritira e se vuole motivare va bene. D'altra parte, nella mozione poi presentata da Botteon e da Costa viene detto che sostituisce una mozione di Biasimo, no? Sostituisce consigliere Fasan, con calma, una mozione di sfiducia. Con ordine. Non capisce, mi chiedo, solo chiarimento. Con ordine. Allora, il consigliere Dus ha dato comunicazione scritta del ritiro della sua mozione. Ma deve darlo il Consiglio Comunale, visto che deve essere che l'ordine del giorno. Consigliere Dus, a lei velocemente la parola. Ringrazio il consigliere Fasan che assolve i compiti anche di presidente oltre che quello di consigliere, ma le faccio notare che c'è già un presidente in quest'aula che non è lei. Io ho presentato la mozione al presidente e ho fatto la comunicazione di ritiro della mozione al presidente. Benissimo. Allora, consigliere Fasan, mi sembra che la cosa sia lineare, sono rimaste i primi 2 punti all'ordine del giorno e adesso dibattiamo quelli, non vedo... Non c'è nessuna confusione, perché se il consigliere Dus ritira la mozione e la ritira appunto, ha dato comunicazione scritta, non so cosa deve fare. In questo momento la stiamo dando anche al Consiglio Comunale. L'avete visto una settimana fa con l'invio dell'ordine del giorno. Non è arrivata nessuna critica in merito. La parola al consigliere Posocco per illustrare la sua interrogazione. Non va bene questo. Sì. Grazie Presidente, buonasera a lei e a tutti i colleghi consiglieri e al pubblico presente e anche agli assessori presenti e al segretario logicamente. L'interrogazione che vado a presentare riguarda la manutenzione e la pulizia dell'alveo del torrente Cervada, che è un torrente che attraversa il nostro comune nella parte sud-ovest del territorio. Presento l'oggetto, il torrente Cervada, ma può essere benissimo ricondotta anche a altri torrenti del territorio, tipo il torrente Monticanello che scende dalle Perdonanze e passa per il territorio di Carpesica, anche questo soggetto purtroppo da alcuni anni, da 2 o 3 anni, a continue esondazioni. Allora, non la leggo, ve la presento. Diciamo che il torrente Cervada, nel tratto che va da via Manzato, soprattutto nel tratto da via Manzato a via Stradella, in località Carpesica, versa veramente in condizioni pessime. Se voi, colleghi consiglieri o assessori, passate, vi volete fermare un attimo percorrendo via sotto le rive, andate a osservare l'alveo di questo fiume, vedrete che è molto salito in questi anni. La pulizia di questo torrente era stata fatta l'ultima volta nel 2008, però successivamente alle grosse piogge, che vado a memoria, del novembre 2010, del 2011, del famoso febbraio 2013, praticamente l'alveo del torrente Cervada nella zona di Ceneda, a nord di Via del Lavoro, è calato, è più profondo di circa 50 centimetri, se voi andate a vederlo, e tutta la terra dell'alveo a nord è stata, si è fermata nella parte un po' sud del torrente, cioè tutta la terra è stata portata nella parte sud del torrente, e veramente ogni volta che piove, ma anche piovosità minime tipo gli 80 mm del 14 settembre scorso, che un territorio come il nostro 80 mm li regge benissimo, hanno causato invece problemi di rischio di esondazione. Io credo che se si ripresentassero eventi importanti come appunto quelli che ho citato prima riguardo il novembre 2010 o il febbraio 2013 famoso,
se non sbaglio la data, vi ricordate le famose frane a Cozzuolo con le case evacuate, le famiglie evacuate per la frana. Io credo che potremmo avere notevoli problemi per le famiglie che abitano lungo gli argini di questo fiume. So che la competenza non è del comune, ma è del genio civile riguardo alla manutenzione e pulizia dell'alveo dei torrenti. Ma io chiedo se cortesemente il comune si può attivare con il genio civile perché questa difficile situazione possa essere un po' sistemata, sia per quel che riguarda il torrente Cervada, ma anche gli altri torrenti della città, specialmente anche il Monticanello che mi viene segnalato. So che il genio civile non ha tante risorse, però so anche che passando per l'autostrada ho visto che nel fiume Piave ci sono parecchi scavatori in azione, quindi penso che sia sempre il genio civile che fa quelle lavorazioni. Quindi un contatto tra la giunta, tra il sindaco, tra l'assessore di riferimento e il genio civile per risolvere questa questione sarebbe opportuna, anche perché, ripeto, qua c'è sempre il vizio di intervenire quando il danno è stato fatto. La prevenzione senz'altro è importante e con la prevenzione si spenderebbe anche, secondo me, meno. Grazie. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Turchetto. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io direi che la risposta sarà già data un po' da solo, insomma, no? Nel senso che evidentemente la competenza non è dell'amministrazione comunale sull'alveo di questo torrente, per cui non possiamo che raccogliere l'esortazione, la sua esortazione, e quindi attivarci per segnalare la questione agli uffici competenti, che sono appunto quelli del genio civile. Ecco, ricordo che comunque i rapporti sono costanti tra i nostri uffici, tra la nostra amministrazione e il genio civile, proprio perché sono numerosi i corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio, quindi c'è già in atto, insomma, un rapporto costante con questi uffici. Comunque raccogliamo l'esortazione e sicuramente porteremo anche questa problematica all'attenzione del genio civile. E così una semplice nota: gli 80 mm non sono tanti, ma dipende di quanto tempo scendono, e quindi se scendono in un tempo estremamente ridotto sono anche tanti, possono essere un fenomeno di per sé, diciamo, tale da poter anche causare esondazioni. Ecco, solo questo volevo precisare, insomma. Grazie. La parola al consigliere Posocco per esprimere o meno la sua soddisfazione. Sì, la ringrazio, Assessore, per la risposta, sono soddisfatto. Riguardo gli 80 mm è vero, dipende dal tempo, sono caduti in 6-7 ore, però voglio dire, non sarebbe in passato con i fiumi che abbiamo a Vittorio Veneto veramente non sarebbe successo, adesso comincia a essere un problema, non per colpa vostra, per l'amore di Dio, ma per colpa di una serie. Grazie. Grazie. Punto numero 2 all'ordine del giorno, mozione del consigliere Gianluca Posocco, mozione per garantire un percorso protetto a pedoni e ciclisti lungo la porzione della strada provinciale 13. La parola ancora al consigliere Posocco. Grazie Presidente. Preferite che la legga o che la illustri? Consigliere, lei sa che hai 5 minuti, quindi credo che se riesce a condensare. Ok. A vantaggio di tutto il Consiglio. Allora, questa mozione che pongo alla vostra attenzione è una mozione per garantire un percorso protetto a pedoni e ciclisti lungo la porzione dell'SP 103. Per chi non la conosce, l'SP 103 è il tratto che va dall'uscita Vittorio Veneto Sud a, diciamo, il centro abitato di Carpesica, in via del Bersagliere. Diciamo che questo tratto è un'importante arteria che collega i centri di Vittorio Veneto a quelli di Conegliano, è molto frequentata, specialmente nelle prime ore del mattino e della sera, da gente, dai pendolari, diciamo, che si recano al lavoro verso Conegliano, e quelli da Conegliano che si recano al lavoro verso Vittorio Veneto attraverso la strada dei Colli. Diciamo che questa strada presenta in entrambi i lati della carreggiata
dei punti veramente pericolosi per pedoni e ciclisti. Ultimamente, negli ultimi anni, lo vedete anche voi, c'è sempre più gente che si reca in bicicletta, che fortunatamente va a correre a piedi, e in questa strada sia a destra per l'impossibilità sia a sinistra, andando in direzione Conegliano, non è presente una pista ciclabile. Il tratto è molto pericoloso e la sicurezza di pedoni e ciclisti è messa molto a repentaglio, anche perché le macchine sfrecciano veramente, specialmente nelle prime ore del mattino sia la sera, a velocità elevate. In questo tratto il limite è del 70 km all'ora. Siccome quel tratto di strada non è di competenza solo comunale, ma diciamo è di competenza anche della provincia, e quindi ci sono più soggetti che operano e hanno responsabilità nella gestione della stessa, e che la presenza di più enti decisori determina un possibile allungamento delle tempistiche nella gestione organizzativa e burocratica per la modifica dell'arteria stradale, quello che chiedo al sindaco e alla giunta, chiedo al sindaco e alla giunta che si impegnino a utilizzare tutti i mezzi possibili per creare sinergie e situazioni di concertazione tra i diversi enti responsabili dell'SP 103 al fine di garantire la soluzione più efficace e efficiente per l'incolumità di pedoni e ciclisti che affrontano quel particolare di tratto stradale della strada provinciale. Perché quel tratto, ce ne sono anche altri a Vittorio Veneto, logicamente, questo ha una competenza anche provinciale e collega un centro abitato importante come quello di Carpesica a Vittorio Veneto ed è sprovvisto appunto ambo i lati di un tratto di pista ciclabile. Grazie. Grazie consigliere. Prego, consigliere Dus, a lei la parola. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Ringrazio il consigliere Posocco per aver presentato questa mozione che contiene anche una parte del programma del Partito Democratico, per cui ringrazio anche per averci citati. Faccio presente che ahimè questo problema è presente in città da molti anni e mi rammarico del fatto che è una mozione questa, Fasan. E faccio presente che negli ultimi 15 anni questo problema non era stato mai affrontato. La strada comunque è di competenza provinciale, noi ci sentiamo di accogliere gran parte dei contenuti della mozione, però il consigliere Botteon, che ho qui a fianco, propone un emendamento che spero tutti voi vogliate accogliere. Sì. Parola al consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente. Le ragioni dell'emendamento vengono dalla sua mozione, consigliere Posocco, quando dice valutato che la presenza di più enti decisori determina un possibile allungamento delle tempistiche nella gestione organizzativa e burocratica per la modifica dell'arteria stradale, cosa che effettivamente si verifica quando vi sono più enti competenti. La competenza è, come lei giustamente ha sottolineato, della provincia di Treviso, che va sollecitata, e quindi il mio emendamento alla delibera quindi sostituisce e si impegna il sindaco e la giunta fino alla seconda riga strada provinciale 103 e si delibera di dare mandato al sindaco affinché solleciti la provincia di Treviso, ente competente, ad intervenire al fine di garantire, e poi continua la soluzione più efficace ed efficiente per l'incolumità di pedoni e ciclisti che affrontano quel particolare tratto stradale della strada provinciale. Mi sembra personalmente condivisibile. C'è qualche altro intervento? Consigliere Posocco? Prego. No, credo, accolgo, l'importante appunto è la sicurezza dei pedoni e ciclisti e di tutti quelli che transitano lungo questa strada, come è accaduto lungo la provinciale, diciamo, che collega l'altra parte, diciamo, di Cozzuolo lungo l'altra provinciale. Esatto. Che ci siamo impegnati appunto a sollecitare la provincia, è che la pista ciclabile
programmata nel 2013 verrà finalmente realizzata. Questo emendamento, voglio dire, lo condividiamo tutti insieme, perché qui non ci sono, qui c'è il bene dei cittadini e quindi dobbiamo in questo senso essere tutti d'accordo in questo. Grazie. Grazie. Allora, a questo punto noi dobbiamo votare l'emendamento. Io leggerei tutto il deliberato, tutto assieme, cioè leggerei l'emendamento e poi di conseguenza. Allora, l'ultima parte è così modificata, quindi dopo valutato, alla fine del valutato, dopo le parole arteria stradale, punto, si delibera di dare mandato al sindaco affinché solleciti la provincia di Treviso, ente competente, ad intervenire al fine di garantire. Questa è la sostituzione letterale, poi continua il testo, garantire la soluzione più efficace ed efficiente per l'incolumità di pedoni e ciclisti che affrontano quel particolare tratto stradale della strada provinciale. Ecco, a questo punto io metterei in votazione l'emendamento del consigliere Botteon. Favorevoli? Contrari? Unanimità. Mettiamo quindi in votazione la mozione intera emendata, diciamo così, col testo che ho appena letto. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario, unanimità. Grazie. Ah, benissimo, ecco. È arrivato il sindaco Tonon, che salutiamo. Ecco, a questo punto le domande di attualità. Un attimo. Devo rilevare, prima di portare in discussione le 5 domande di attualità, che c'è stata, io la chiamo incomprensione con il consigliere Fasan, che aveva chiesto aveva proposto una interrogazione a risposta scritta. L'interrogazione a risposta che io ho considerato risposta scritta perché è stato chiesto espressamente alla fine: chiedo che mi sia fornita risposta scritta alla mia interrogazione. L'interrogazione a risposta scritta non viene inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ma vengono inserite soltanto le interrogazioni a risposta orale, come da regolamento edilizio. C'è stato un malinteso, ci siamo telefonati alcune volte col consigliere Fasan. Se c'è stato un malinteso io lo inviterei, consigliere, a ripresentare. Non c'è nessun pregiudizio da parte nostra, da parte mia, si figuri. Quindi la inviterei a ripresentare nei termini corretti, chiedendo la risposta orale, cioè l'inserimento corretto all'ordine del giorno. Tutto qua. Beh, allora le dico anche questo: le domande di attualità è prevedibile che non riusciamo a rispondere a tutte in 10 minuti. Nonostante questo, l'assessore Denardi ha chiesto di poter rispondere nelle sue comunicazioni. Stiamo aspettando l'assessore Denardi, credo che arriverà il prima possibile, quindi cercheremo di dar corso, di dare risposta anche alle domande di attualità inevase. Più buona volontà di così credo che non sia possibile. Quindi, siccome abbiamo un tempo ristretto, io siccome ci sono 5 domande di attualità e credo che tutta questa gente sia qui per ascoltare in particolare una domanda di attualità, io le chiederei, se fosse così cortese e i colleghi fossero così cortesi, di fare la prima domanda di attualità, giusto per liberare anche perfetta, molto chiaro. Mio malgrado, la risposta a questa domanda di attualità la dà l'assessore Denardi, che stiamo aspettando. Denardi, perfetto. Quando arriverà l'assessore Denardi daremo la precedenza a questo. Se i consiglieri sono d'accordo, direi che è condivisibile la cosa. Va bene? Ecco. Allora, seguiamo l'ordine. L'ordine di presentazione. La prima domanda di attualità
a firma del consigliere Matteo Saracino, mancato dibattito sul futuro dell'aerocampo di San Giacomo di Veglia. E do la parola al consigliere. Prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, Partecipare Vittorio trova questa decisione singolare in quanto lancia un segnale politico di forte difficoltà in seno all'attuale maggioranza, la quale risulta confusionaria nelle proprie scelte, incapace di perseguire una progettualità chiara, lineare e soprattutto condivisa con l'intera cittadinanza, che rischia così di vedersi calata nella propria realtà quotidiana decisioni imposte dall'alto, senza alcuna riflessione adeguata a medio e lungo termine sul futuro delle aree militari oggi abbandonate. Fatta questa premessa, chiedo al Sindaco per quale motivo, a distanza di quasi un anno dalla sigla del protocollo d'intesa con il Ministero, tra l'altro di prossima scadenza, non è stata coinvolta attivamente la cittadinanza, il mondo dell'associazionismo e le forze politiche di maggioranza e opposizione in un pubblico dibattito in merito al futuro dell'aerocampo e delle altre strutture militari, al fine di informare correttamente e cercare di concordare un piano condiviso per il futuro di dette aree? Se il Sindaco intenda finalmente discutere pubblicamente del futuro aerocampo e di tutti gli altri siti del demanio militare oggi in disuso, coinvolgendo attivamente cittadinanza, associazioni di categoria e di volontariato, forze politiche, maggioranza e opposizione ed ogni soggetto pubblico e privato che possa concorrere a redare un piano di sviluppo trasparente, sostenibile, credibile e condiviso di questa e di tutte le aree militari sul territorio inutilizzato. In ultimo, se e quando il Sindaco intende portare l'argomento al dibattito in questa sede di Consiglio Comunali e con quali tempistiche dichiarate ad oggi, visto che l'accordo precedente menzionato con il Ministero scadrà tra poche settimane e sussiste il fondato rischio che si promuova l'ennesima speculazione edilizia a danno del nostro territorio attraverso decisioni di sviluppo riguardanti l'Aerocampo e altre strutture militari dismesse prese da uno da un limitato gruppo di persone senza interpellare la popolazione e senza creare un percorso condiviso di progettazione a vantaggio della cittadinanza. Grazie. La parola al Sindaco per la risposta. Prego. Grazie. In merito alla sua richiesta in data 27 ottobre, le segnalo che avendo l'amministrazione comunale, come già detto, ricevuto informalmente nei giorni immediatamente precedenti l'ultima seduta del Consiglio Comunale una seria dimostrazione di interesse relativa all'area dell'aerocampo di San Giacomo di Veglia, ho ritenuto opportuno sospendere momentaneamente la discussione sul futuro urbanistico delle aree già occupate dal primo FOD. Ciò per consentire alla ditta, che ci ha presentato la propria volontà per il mezzo di un professionista, di trasmetterci formalmente, quantomeno per il tramite di un ente qualificato, una proposta articolata e valutabile. Poiché ritengo sia opportuno che le decisioni in una materia tanto importante per la città siano assunte responsabilmente, sulla base di un esame approfondito delle varie ipotesi in campo, chiederò al Presidente del Consiglio Comunale di inserire l'argomento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio nel corso del mese di novembre. Informalmente sentiti al riguardo, il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio hanno concordato di prorogare l'efficacia dell'accordo senza opporre obiezioni di sorta al rinvio dell'argomento. Grazie. La parola al consigliere Saracino per esprimere o meno la sua soddisfazione. Lo ricordo, questa sera dobbiamo attenerci a questa regola, articolo 24,4 del regolamento. Consigliere? Non soddisfatto. Grazie. Grazie. Domanda di attualità numero 2, a firma del consigliere Matteo Saracino, possibilità di attraversamento del centro urbano da parte di mezzi pesanti. A lei la parola, consigliere. Grazie. In riferimento agli articoli autoparco scelta strategica e autoparco a 40 anni e punto dello snodo baltico, apparsi oggi giovedì 29 di ottobre nei quotidiani locali, il Gazzettino e la Tribuna, si evidenzia la soddisfazione espressa all'unisono da Confartigianato, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Treviso, Cassa Artigiani e dell'Autoparco di Vittorio Veneto per il completamento dell'opera traforo di Sant'Augusta. In particolare si legge: diventa essenziale per portare a termine il traforo di Sant'Augusta perché bisogna bypassare il centro storico di Serravalle non solo per il trasporto dei passeggeri ma delle merci.
Apprezziamo l'amministrazione per questa scelta che porterà a ridurre i tempi di trasporto delle merci e di conseguenza dei costi. Considerato che nella progettazione della nuova rete viaria non sarà possibile vietare il transito dei mezzi pesanti in quanto la strada, indipendentemente dalla sua futura uscita a sud, via Virgilio, via Carso, via Vittorio Emanuele II, sarà classificata come strada statale e non presenterà alcun impedimento per i mezzi pesanti. Si chiede al signor Sindaco di chiarire la propria posizione in merito al futuro attraversamento del centro urbano cittadino da parte di mezzi pesanti. Grazie. Grazie consigliere per l'illustrazione. La parola al Sindaco Tonon. Prego. Questa amministrazione e questo Consiglio Comunale, a meno di lei, ha ritenuto fondamentale chiedere la realizzazione del secondo stralcio della tangenziale che, superato Serravalle e il centro città, colleghi la zona nord con l'ospedale. Ora, se sarà così, come tutti tranne lei auspicano, non c'è alcun problema per il carico dei mezzi pesanti nell'area centrale. È evidente, e anche questo dovrebbe saperlo avendo analizzato la corrispondenza anche recente intercorsa con ANAS, che il raccordo Rindola Centro, sia via del Carso sia via Virgilio, è un collegamento urbano e come tale regolamentabile dall'autorità locale. È ovvio che se la posizione dominante fosse la sua, che si è opposta al secondo stralcio, il traffico arriverebbe in centro città, o ancor peggio, se fossero state perseguite le ipotesi della forza politica che lei rappresenta, sarebbe stato portato in corrispondenza dell'area Borca e dell'antica Pieve di Sant'Andrea. Quindi il Sindaco e questo Consiglio Comunale non intendono portare il traffico in centro città, non lo vuole questa amministrazione e non lo vuole questo Consiglio Comunale, a meno pare di lei. Consigliere, a lei la se secondo lei aprire la 27 vuol dire portare il traffico in centro, mi dispiace, non sono soddisfatto, grazie. Grazie consigliere. Siamo in tempo liberalizzare. Per un attimo solo. Se non le va bene, Napoli non è colpa mia. Lo aveva sul suo programma. Lo aveva sul suo programma. Aveva sul suo ah sì? C'era anche sul suo programma, è interessante, andrò a leggerlo. Scusate, piccole cose tecniche. Allora, domanda di attualità numero 3, a firma del consigliere Paolo Sant'Antonio, domanda di attualità relativa alla sicurezza all'interno dei locali del Palazzetto dello Sport cittadino. Quello sì, ok. Ecco, permetta un attimo, ho visto che c'è un fotografo, è ammesso restare nella parte del pubblico ma non entrare nell'emiciclo, adesso non lo vedo più, comunque eventualmente già fatto, ci siamo accorti, ok. Sì, io lo autorizzo, però non mi sono accorto che era entrato nell'emiciclo, certo. Bene, allora la parola al consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, buonasera. Allora, la domanda di attualità che intendo portare alla vostra attenzione riguarda un episodio di sicurezza successo all'interno dei locali del Palazzetto dello Sport cittadino. La leggo perché tanto sono 10 righe autoesplicative corredate poi di una lettera del presidente Antonio Piaia dell'associazione sportiva UPD Costa. Allora, sono stato informato appunto tramite questa lettera del presidente dell'UPD Costa di un furto avvenuto presso gli spogliatoi del Palazzetto Comunale venerdì 23/10/2015 durante l'orario di allenamento delle ragazze della prima divisione Under 18, dove sono stati rubati dei capi ed effetti personali per un valore di qualche centinaia di euro.
In merito a questo episodio, che mi sembra si ripeta periodicamente, è stato richiesto dal presidente Antonio Piaia della società alla giunta comunale la possibilità di avere un paio di chiavi per chiudere gli spogliatoi durante gli allenamenti, ma è stato risposto che la cosa non è possibile, o meglio c'è stata una certa reticenza nel dare un paio di chiavi affinché gli spogliatoi possano venire chiusi durante l'allenamento. Chiedo alla signoria vostra la motivazione di questo diniego e se è possibile trovare qualche soluzione alternativa prendendo spunto proprio da quanto suggerito dal presidente Antonio Piaia nella lettera allegata. Ecco, vi ringrazio e attendo una risposta. Grazie per l'esposizione. Risponde l'assessore vice sindaco Napoli, vice sindaco Alessandro Turchetto. Grazie. Dunque, per quanto riguarda la questione della sicurezza del Palazzetto dello Sport, si comunica che gli uffici comunali solamente in data mercoledì 28 ottobre, cioè ieri, sono stati informati del furto avvenuto appunto in data 23. Gli uffici hanno invitato la società a trasmettere la denuncia al fine di verificare l'eventuale copertura del danno da parte delle polizze assicurative degli stabili comunali. Sentiti appunto gli uffici comunali, non risulta che gli stessi abbiano negato al presidente della società UPD Costa la possibilità di chiudere gli spogliatoi. Le chiavi anzi sono a disposizione all'interno di una bacheca all'interno dello stesso Palazzetto dello Sport. Per quanto riguarda la porta sul retro non è possibile chiuderla perché la stessa è utilizzata dagli atleti che si recano nella sovrastante zona ridotto per la pratica del judo, quindi le chiavi sono lì e verranno fornite. Consigliere Sant'Antonio. A questo punto intanto sono soddisfatto della risposta, non resta che prendere le chiavi, utilizzarle, chiudere la porta e se sono disponibili e quindi il problema sembra risolto. Grazie. Grazie a lei. A questo punto abbiamo superato abbondantemente il tempo, però c'è tutta l'intenzione di rispondere alle altre due domande. La Barbara Denardi la stiamo contattando. Appena arriva, nelle sue comunicazioni daremo corso a queste risposte. Per adesso io sono costretto a proseguire con l'ordine del giorno. Sì, anche se io dovrei cassarle a questo punto. Ecco, però no, ve l'ho detto che con la massima disponibilità siamo a cercare di rispondere a tutte. Ecco, a questo punto passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, le comunicazioni. Quindi do la parola, credo, al sindaco Tonon. Prego. Grazie Presidente. Alcune comunicazioni relative, la prima al restauro dell'arco austriaco e di via della Burella. Leggo l'intervento di restauro dell'arco costruito dagli austriaci quando fecero deviare l'Alemagna potrebbe aprirsi nei prossimi mesi. Quando? Ha chiesto il vice sindaco Turchetto cercando di venire incontro alle esigenze delle attività del centro storico. I commercianti hanno proposto l'intervento che potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla viabilità per i mesi di ottobre e novembre. Per questo lavoro, ha rassicurato il vice sindaco, serviranno circa 20 giorni. Altra lettura, dalla trattoria La Giraffa è arrivata la richiesta di rifare il marciapiede attorno a Piazza Fontana, compresa la cosiddetta terra di nessuno, tra Piazza Fontana e Vicolo Burella. Tra le questioni portate all'attenzione del vice sindaco, le precarie condizioni di via Burella, Piazza Fontana e dei vicini marciapiedi, oltre alla carenza di cestine, l'invito a porre un divieto di transito alle bici sotto i portici. Parliamo di articoli scritti dai quotidiani locali nei giorni 2-3 aprile scorso. Questo per significare che a tutti che la data, come comunicato anche dal vice sindaco, le date erano state concordate ancora appunto nel mese di aprile con i commercianti che erano stati incontrati e era stata su loro sollecitazione scelta la data
che è questa, nella quale si stanno svolgendo i lavori di restauro dell'arco austriaco. Sottolineo anche che non è un lavoro, con tutto il rispetto di qualsiasi lavoro alla belle meglio, si parla di un restauro e c'è una restauratrice che sta lavorando ovviamente alacremente per portare a termine il suo lavoro. La seconda comunicazione riguarda delle sanzioni. Risulta da un articolo su un quotidiano locale di 2 giorni fa che diversi cittadini si sono trovati con delle sanzioni proprio in occasione dei lavori di via Martiri, la Burella e l'Arco Austriaco. Al contrario di quanto risulta indicato negli articoli dei quotidiani, in via Martiri e in via Roma non sono state accertate violazioni. Non è stata accertata alcuna violazione in via Martiri e in via Roma, giusto per precisare, perché talvolta ci sono anche delle notizie che non sono del tutto corrette. Per quanto riguarda poi un incontro che c'è stato, Polizia Locale e anche Abaco, per quanto, quindi nessuna contravvenzione è stata elevata. Per quanto riguarda l'argomento relativo alla elettrificazione del tratto, parlo della tratta ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto, ci siamo incontrati assieme al sindaco di Conegliano 2 giorni fa a Venezia con l'assessore De Berti, la quale ha garantito il suo intervento anche presso RFI, considerando che la stessa e pure la Regione Veneto considerano l'elettrificazione di questa tratta fra le 3 priorità, al numero 1 fra le 3 priorità regionali. Quindi speriamo, diciamo, che questa iniziativa possa portare i suoi frutti prossimamente. Comunico poi che nel prossimo Consiglio Comunale, che ci sarà nella seconda metà del mese di novembre, ci sarà anche l'assestamento del bilancio. Da ultimo comunico che per quanto riguarda l'esame della proposta di legge regionale numero del 29 giugno 2015, che ha come titolo Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta, denominato Azienda per il governo della sanità della regione Veneto, Azienda Zero, così come altre amministrazioni. Anche questa amministrazione ha proposto la propria posizione relativa soprattutto a 4 punti sui quali ci sono parecchie perplessità. Per cui con una delibera di giunta questa amministrazione ha illustrato, perché questa ovviamente verrà inviata in regione, ha illustrato la posizione che è stata assunta sulla nuova governance. Poi una comunicazione viene fatta dall'assessore Ugliana e poi dall'assessore Napoli. Grazie. Assessore Uliana Antonella. Sì, grazie. Allora, la mia comunicazione riguarda le attività che il Comune di Vittorio Veneto ha messo in campo con il programma del centenario. Un calendario decisamente nutrito di attività che vi verrà fornito in copia e mi limito soltanto a segnalare alcuni eventi di particolare importanza di questo periodo affinché tutti possano partecipare e fruirne. Abbiamo intanto inaugurato sabato 17 ottobre la mostra Audace Bellezza alla Torre dell'Orologio in collaborazione con il Muse di Trento e il Museo Caproni. La mostra è ancora aperta e quindi è possibile visitarla. Il 24 ottobre è stata aperta la mostra Prima Linea al San Paoletto, al Museo della Battaglia,
e rimarrà in essere fino al 14 di novembre. Una mostra che ha peraltro lo scopo di andare a selezionare e quindi anche a premiare le opere più importanti e che è stata realizzata e promossa dalla Confartigianato di Vittorio Veneto e ci ha visti come comune affiancare questo tipo di iniziativa. La città di Vittorio Veneto ha poi istituito un premio, il premio Vittorio Veneto dalla Vittoria alla Pace, che è stato proprio consegnato oggi allo storico ricercatore che l'ha vinto, ed è stato un premio che vorremmo poi portare avanti anche nei prossimi anni per tesi di dottorato di ricerca. Appunto oggi pomeriggio è stato assegnato questo premio dopo la Lectio Magistralis del professor Mario Isnenghi. Tutta una serie di attività che riguardano conferenze, ad esempio la conferenza del professor Franco Cardini dell'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, che ci sarà domani 31 ottobre dalle 10 alle 12. Inoltre mercoledì 4 novembre verrà inaugurata nell'aula civica. Inizialmente era stato detto nell'aula civica del Cenedese, in realtà poi abbiamo pensato di spostarla al Teatro da Ponte perché prevediamo una affluenza superiore a quello che l'aula civica del Museo del Cenedese può contenere. Una mostra dal titolo Messaggi di pace. Ci sarà alle 17:15 l'alzabandiera in piazza Flaminio, poi ci si sposterà appunto al Teatro da Ponte, dove la mostra verrà inaugurata con la partecipazione dello psichiatra, critico ed esperto d'arte Vittorino Andreoli. Sempre il 4 novembre ci sarà appunto la premiazione del concorso internazionale del ferro battuto prima linea, di cui vi parlavo prima. Mercoledì 4 novembre c'è anche uno spettacolo teatrale, il 7 una conferenza sulla guerra aerea dalla Grande Guerra oggi, una veglia di preghiera, una veglia ecumenica il 7 novembre presieduta dal Vescovo, e poi ancora spettacoli teatrali, presentazione di libri, io non ve li leggo tutti perché vi verranno consegnati. Ci sarà poi il venerdì 20 novembre, anche questa è una cosa che abbiamo pensato noi come amministrazione, un nuovo premio, il premio Vittorio Veneto Città della Vittoria. Verrà assegnato questo premio riservato al personale militare dell'esercito italiano in ambito di operazioni di pace e nel caso di calamità naturali o bonifiche, e a premiare sarà il capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, generale Danilo Enrico. Domenica 22 novembre un concerto corale in collaborazione con la città di Fagagna, un altro concerto corale giovedì 26 novembre e poi per finire a dicembre il 12, ma ripeto ho dato semplicemente alcuni degli appuntamenti, ce ne sono anche molti altri, l'inaugurazione sempre al Museo della Battaglia dello Scautismo Italiano e Grande Guerra. Volevo poi anche ricordare che proprio di questa mattina siamo riusciti a mettere a punto e a continuare quella che è la collaborazione con il Conservatorio di Castelfranco Veneto, per cui il 22 novembre avremo il piacere di ospitare al Teatro da Ponte il Conservatorio, che quest'anno porterà a Vittorio Veneto la terza sinfonia di Beethoven. Ecco, io credo che tutte queste attività siano assolutamente doverose da parte nostra in un periodo come quello che stiamo ricordando, che è quello del centenario, ma che ci possano anche permettere di dire che effettivamente Vittorio Veneto sta assumendo dal punto di vista culturale delle caratteristiche di grande vivacità. Grazie. Grazie Assessore Uliana, la parola all'assessore Giovanni Napoli. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vi do un cenno su alcuni eventi che vanno ad iniziare a partire da questo fine settimana. Voi vi ho messo sul tavolo alcuni piccoli volantini che riguardano l'iniziativa che parte su Serravalle Nord, che si chiama Visitando Vittorio Veneto Stralcio 04,
che fa parte di un programma, diciamo, pluriennale di iniziative che vanno a concludersi appunto con questo intervento, che riguarda alcuni aspetti di tipo strutturale, quindi interventi su spazi pubblici, interventi su spazi privati, poi eventi di supporto alle attività commerciali di tipo, diciamo, culturale e promozionale, e attività di studio correlate. Sul vostro tavolo trovate alcuni volantini, diciamo così, che quello di azzurro un po' più spento serve per prenotarsi agli eventi che sono previsti per il sabato 31, sabato 7 novembre e sabato 14 dell'11, che si suddividono in quattro passaggi più uno, che si riferiscono, diciamo così, ad azioni che vengono svolte nella mattinata dalle 11 alle 13, con una passeggiata attraverso il centro storico con 2 rappresentanti dell'eccellenza italiana, sempre nell'ambito delle azioni commerciali. Poi a seguire dalle 13 alle 15 un brunch delle idee cosiddetto, dove assieme ai commercianti, cittadini e comunque chi vorrà iscriversi avranno modo di dialogare mentre così condividono il pranzo sulle tematiche e sulle problematiche del commercio nel centro storico. Poi dalle 15 alle 17 micro lezioni di commercio, la parola agli esperti dopo il brunch, momento ibrido per eccellenza, dove i tecnici mettono a disposizione dei commercianti, così come del grande pubblico, le proprie competenze specialistiche. Infine, alla sera, qui con la collaborazione dell'Accademia del Ponte guidata da Edoardo Fainello, una sorta di rappresentazione teatrale dove appunto la teatralità dovrebbe consentire così di dotare di strumenti nuovi il commerciante, nel sapersi proporre anche con, come dire, la giusta rappresentazione. L'altro volantino, quello, diciamo, di un azzurro blu un po' più marcato, riguarda l'iniziativa collaterale proposta dalla Proloco di Vittorio Veneto, che propone una degustazione nei sabati 7 e 14 novembre alle ore 19 presso l'Osteria Via Carpera, proponendo una degustazione di olio di oliva di un'azienda qui vittoriese, assieme a una degustazione di formaggi della tradizione qui del Cansiglio, poi il nostro dolce tradizionale che è la pinza, assieme, come dire, ai vini ovviamente delle aziende locali, presentato dallo chef Armando Zanotto e dai sommelier della Fisar. Qui c'è anche un altro evento in collaborazione assieme con l'associazione MAI, che alle 17 propone un'iniziativa rivolta ai bambini denominata MAI Toy, costruiamo la nostra città. Ultimo evento che si aggiunge a questi qui è il trekking urbano, del quale abbiamo parlato ancora qualche settimana addietro, e questa è un'iniziativa a carattere nazionale che coinvolge un discreto numero di città, partendo da Siena, io così ne leggo alcune: Siena, Amelia, Ancona, Arezzo, Asciano, Ascoli Piceno, Asola, Avellino, Biella, Bologna, Cagliari, Catania, Chieti, Cividale, Conegliano, Correggio, Cosenza, Favignana, Feltre, Forlì, Grosseto, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Murlo, Napoli, Narni, Oderzo, Padova, Palermo, Palmanova e via, una serie di cittadine fino ad arrivare a Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Ecco, questa brochure ha girato, diciamo, in tutta l'Italia, portando anche il nome di Vittorio Veneto per la prima volta. Noi aderiamo per la prima volta a questa iniziativa. Questa iniziativa si tiene sempre sabato 31, con un tempo di percorrenza di circa 2 ore. La partenza è sempre all'ufficio Yacht di Vittorio Veneto alle ore 18. Ultima cosa, per le prenotazioni e informazioni rispetto alle iniziative che vi ho illustrato,
fare sempre riferimento all'ufficio IAT, che voi sapete è qui vicino all'inizio del viale per la stazione. Grazie. Grazie Assessore Napoli. Il Sindaco chiede un attimo la parola. Sì, per l'ultima comunicazione riguarda la giornata della Festa dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate, il 97esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. La cerimonia quest'anno prevede il suo inizio alle 11:45, concordato con la Prefettura, perché ha chiesto Sua Eccellenza il Prefetto di poter essere presente, quindi abbiamo concordato la data. Ci sono degli eventi collaterali, ovviamente, oltre al 4 novembre, uno l'ha già citato l'assessore Antonella Uliana, che è la mostra Messaggi di Pace. Il 4 novembre ci sarà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 l'apertura straordinaria e gratuita con ingresso gratuito del Museo della Battaglia, alle 19 la Santa Messa in memoria dei caduti al Sacrario della Bandiere, e alle 20:30 il Patronato Costantini Fiorentini, uno spettacolo dal titolo Per un toc de terra. Grazie. Bene, grazie. Sempre rimanendo in attesa dell'assessore Uliana per rispondere, Barbara Denardi, passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno. Relazione... Chiedo scusa, ha ragione, ha perfettamente ragione. Allora, le due interrogazioni che abbiamo spostato al punto 4 e al punto 5, quindi do la parola al consigliere Sant'Antonio, l'interrogazione sull'isoletta di Serravalle. Prego. Allora, questa interrogazione dovrebbe servire un attimo a chiarire qual è lo stato dell'arte sull'isoletta di Serravalle. Allora, premesso che in data 22 maggio nei principali quotidiani locali si compariva un articolo dell'assessore Denardi che esprimeva la volontà dell'amministrazione comunale di risolvere nei più brevi tempi possibili diverse situazioni di uso illegittimo di beni di proprietà comunale, tra cui anche la famosa isoletta di Serravalle. Si rendeva di pubblico dominio che le chiavi finalmente passavano dalla persona che deteneva illegittimamente la proprietà al comune. Quindi i serravallesi a questa notizia veniva accolta in modo con grossa soddisfazione, perché si poneva fine ad una vicenda che era perdurata da anni. Allora, la richiesta al sindaco e dalla giunta riguarda 3 punti, cioè entro quali tempi l'amministrazione comunale, premesso che dal 22 maggio ad oggi l'isoletta è ancora chiusa, quindi non si è visto alcun tipo di differenza rispetto a qualche anno fa e al passato recente, chiedo al signor Sindaco e alla Giunta entro quali tempi l'amministrazione comunale ritiene di poter rendere fruibile l'isoletta ai cittadini, non essendo assolutamente nei pensieri del consigliere interpellante, come invece in quelli di diversi cittadini allo stesso rivoltesi, che l'annuncio dell'assessore Denardi del 22 maggio scorso si possa risolvere in una declinazione locale di annuncite, destinata al limbo dell'indeterminatezza, come purtroppo in uso da quasi un paio di anni in ambito di governo nazionale. Quali atti burocratici o interventi di opere pubbliche di ordinaria miglioria siano stati eventualmente predisposti e a tal fine a quale stadio essi si trovino tutt'oggi. Infine, quante e quali siano le altre diverse situazioni di uso illegittimo di beni di proprietà comunale genericamente richiamati nell'articolo dall'assessore Denardi.
dell'articolo citato e quale sia relativamente a ciascuna lo stato dell'iter procedura finalizzata al rientro del bene medesimo nella piena disponibilità del Comune. Grazie. Prego la parola all'assessore Alessandro Turchetto. Grazie. Allora, l'isoletta, essendo stata privatizzata per decenni, attualmente ha l'assetto di un giardino privato pertinenziale all'abitazione. Per renderlo accessibile e fruibile al pubblico vanno eseguiti alcuni interventi di messa in sicurezza, accessibilità, illuminazione e arredo. Tali interventi devono essere quindi programmati e progettati. È intenzione nostra valorizzare il bene, completare il percorso lungo il Meschio, asse di grande suggestione per cittadini e turisti, che è già iniziato con il percorso dei Meschetti che abbiamo realizzato ad aprile, è proseguito con la sistemazione di via dei Battuti che adesso i cui lavori sono in corso, e si concluderà appunto con la sistemazione di questo prestigioso giardino. Le opere necessarie per rendere pubblico tale spazio rientreranno nel programma Opere Pubbliche del 2016 e contiamo di realizzarle nella stessa annualità, dopo aver predisposto il progetto, acquisito le necessarie autorizzazioni e approvato il progetto stesso. Nel merito si precisa che è stato riacquisito l'intero mappale numero 580 che era occupato da 2 diversi soggetti privati. La parte principale dell'area è rientrata nel possesso dell'amministrazione comunale a maggio e successivamente il 2 luglio la restante porzione di circa 15 metri quadri. Come già riportato in questo Consiglio, non ci sono situazioni paragonabili alla vicenda in esame. In nessun caso, infatti, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, un privato seguitava a detenere arbitrariamente e in via esclusiva un'area di proprietà del Comune. Tuttavia si coglie l'occasione per aggiornare il Consiglio nel merito di alcune situazioni. L'area, ad esempio in corrispondenza della Vittoria Lata, a sud di Viale Rizzera, già sede di un distributore di carburante, è stata oggetto di un contenzioso che si è chiuso con la riacquisizione delle aree e la corresponsione del dovuto da parte del soggetto privato. L'area in questione è ora allo studio per addivenire ad una sistemazione complessiva condivisa con la parte privata. Per Piazza Meschio, occupata senza titolo dall'EDV, l'amministrazione ha aderito ad un accertamento tecnico preventivo per qualificare lo stato dei luoghi e quindi appena possibile rientrare in possesso della stessa. Per il campo sportivo di Costa, come già detto, si è ordinato a chi la occupa impropriamente di restituire le chiavi. Ecco, per quanto riguarda l'Anuncite, penso che lei abbia più esperienza di me, visto che milita nella forza politica dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che aveva questo piccolo difetto, diciamo, di annunciare molti provvedimenti che poi non portava a termine. Per quanto ci riguarda invece, come ha letto prima dagli articoli di giornale il Sindaco, quello che promettiamo facciamo. Avevamo promesso di intervenire all'Arco Austriaco, ci siamo fatti dire le tempistiche e siamo intervenuti, ci avevano chiesto di intervenire su Vicolo Burella e stiamo intervenendo, avevamo annunciato i lavori a Serravalle, stiamo intervenendo appunto lungo l'asse del Meschio sistemandolo, così come stiamo facendo anche alla Vittoria Lata. Analogamente avevamo promesso di intervenire a Ceneda con un primo intervento di riqualificazione della piazza, in questo caso per quanto riguarda la parte luminosa, la luce e l'illuminazione pubblica, e stiamo intervenendo anche, come promesso, sulla rete delle piste ciclabili, ampliandole e rendendo più sicuro i percorsi ciclopedonali della città. Grazie. Consigliere Sant'Antonio, per esprimere la sua soddisfazione o meno, prego. Allora, sono soddisfatto della risposta dell'assessore, però mi lasci dire che forse presa dall'emozione dell'attacco di Anuncite ce l'ha avuto proprio l'assessore De Nardi, che ha anticipato un anno prima i lavori che verranno fatti nel 2016. Grazie. Grazie, consigliere. Punto quindi numero 5 all'ordine del giorno, l'ex punto numero 10 che abbiamo trasportato come previsto. Ancora la parola al consigliere Sant'Antonio. Interrogazione sul punto 1 della risposta data dall'assessore Napoli in Consiglio Comunale del 6 ottobre alla precedente interrogazione del 6 settembre sullo stato dei computer della biblioteca civica. La parola ancora a lei, consigliere Sant'Antonio. Allora, questa interrogazione
prende spunto dalla precedente interrogazione che avevo fatto, e giusto mi sono preso uno sfizio per dimostrare alla Giunta che quando danno delle risposte imprecise e inconsistenti c'è qualcuno che le legge e che poi risponde ulteriormente. Imprecise per quanto riguarda i termini della risposta. Da un lato l'assessore Napol risponde nella mia interrogazione del 6/10 che su un sollecito l'assessore Uliana, che su un sollecito dell'assessore Uliana l'unità CED si attiva per mettere a posto i PC il 15 di luglio e dopo 2 giorni le macchine sono ripristinate. Dall'altro canto l'assessore Uliana il 9/7 dichiara ad un giornale, virgolettato, che già da un mese aveva segnalato quel disservizio, e non stento a credere, conoscendo l'assessore. Inconsistenti, intendo dire la risposta inconsistente data dall'assessore Napol in quella sede di consiglio comunale, perché perlomeno, voglio dire, quando dall'altra parte c'è una persona che fa un certo tipo di lavoro, perlomeno bisogna rispondere pensandoci 7 volte prima di firmare dei documenti che magari, come dico, sono inconsistenti dal punto di vista proprio del contenuto. Allora, anticipo comunque anche che indipendentemente dalla risposta che avrò dall'assessore e che mi sarà data successivamente, il dato oggettivo, e questo veramente incredibile, è che la biblioteca è rimasta ferma per 2 mesi e mezzo, senza che qualcuno se ne preoccupasse minimamente. Poi se andiamo a vedere quello che c'è scritto, per 2 cavi staccati. Ecco, rimanere senza un elemento di consultazione per una biblioteca, quando l'unico sistema è possibile per consultare un libro è quello informatico, significa avere la biblioteca che non funziona, cioè ferma. Questa è una cosa che sinceramente fa rabbrividire, soprattutto per una giunta che si vanta come fiore all'occhiello di avere, diciamo, la cultura come elemento, uno degli elementi trainanti del programma. Cioè, per fare una metafora, è come se noi andassimo a un pronto soccorso, no? E lo trovassimo senza garze, senza tintura, senza cerotti. Ma che razza di pronto soccorso è? Per la cronaca ricordo inoltre che, oltre al guasto di cui stiamo parlando, dell'interrogazione, si sono verificati ulteriormente anche dopo dei guasti, cioè il 26/9 2 computer su 3 erano guasti, il 24/10, quindi molto recentemente, un computer era ancora guasto, quindi proprio non ci siamo. Ora chiedo all'assessore cosa aspetta, l'assessore Napoli probabilmente, perché purtroppo gli è capitata questa incombenza sulle costole, a risolvere definitivamente la questione. Vi faccio notare che se in un'azienda privata di 200 dipendenti come lo è il comune ci si impiegasse così tanto tempo per sistemare 2 cavi, l'azienda sarebbe destinata al fallimento. Chiedo quindi, e qua riprendo il testo dell'interrogazione, al signor Sindaco e alla Giunta, se rispondono al vero le dichiarazioni informali dell'assessore Uliana riportate e virgolettate sul Gazzettino del 9 luglio, o quelle formali dell'assessore Napol fornite in data 6 ottobre scorso in Consiglio Comunale in risposta all'interrogazione citata, contribuendo in tal modo a rendere di pubblico dominio, visto che stasera c'è anche un sacco di gente, per fortuna, chi sia il Pinocchio che siede in giunta comunale, fermo restando in ogni caso, e questo è il dato veramente che fa rabbrividire, che per circa 2 mesi e mezzo la biblioteca comunale, dato oggettivo, è rimasta totalmente priva della possibilità di consultazione del catalogo generale, operazione primaria ed essenziale al servizio fornito da qualsiasi biblioteca pubblica. Concludo, ed è per questo motivo che qualcuno dovrebbe farsi delle opportune riflessioni e forse anche vergognare. Grazie. Prego, Assessore Napol. Insomma,
al netto delle iperbole, vediamo di, come dire, estrapolare il succo della sua interrogazione. Beh, noi ci siamo confrontati, no? Io e la collega Uliana, e ci siamo misurati reciprocamente il naso e abbiamo riscontrato che le dimensioni non sono cambiate, quindi abbiamo preso atto che non c'è nessun Pinocchio. Allora, per quanto riguarda diciamo, la situazione dei computer nella biblioteca, c'è una situazione di difficoltà. Però è vero quello che le dichiarazioni che ha fatto la collega Uliana, ed sono vere anche le dichiarazioni che ho detto io nella interpellanza precedente, perché il 17 di luglio il CED è intervenuto e ha sistemato tutti i computer, però avevano fatto degli interventi anche in precedenza, esattamente il 26 di giugno per 3 ore e mezza di interventi, il 3 del 7 per 50 minuti di interventi e poi ulteriori, quindi vuol dire che la situazione è un po' complicata. Allora, io diciamo ho ereditato questa gestione di questo comparto, diciamo così, dell'amministrazione comunale a seguito delle dimissioni dell'ex assessore Mognol, quindi io sono subentrato dopo l'estate. È mia intenzione, anzi abbiamo già iniziato a introdurre degli elementi di cambiamento rispetto alle modalità di effettuazione del servizio di manutenzione e di interventi da parte del CED. Attualmente il CED è un pronto soccorso, nel senso che chiunque chiama non ci sono priorità e per cui si corre di qua e di là e c'è il rischio magari di creare dispersioni e diseconomie e non fissare delle graduatorie. Quindi abbiamo fissato un incontro settimanale dove vengono definite le problematiche che ci sono in essere, vengono definite le priorità, le scadenze e le tempistiche. Quindi abbiamo introdotto un elemento di organizzazione che non c'era dagli ultimi 15 anni a questa parte, quindi magari lei che conosce la problematica, visto che la sua parte politica faceva parte del governo di prima, poteva agevolmente dare qualche suggerimento per migliorare questo servizio. Detto questo, io ricordo che i dipendenti del CED, che come dire io fino a prova contraria considero delle persone che fanno il loro lavoro con professionalità e serietà, sono 3, in numero di 3, mentre abbiamo, come già detto l'altra volta, Conegliano che ne ha 5, altri comuni di nostro pari grado o anche meno, Castelfranco e Montebelluna, che ne hanno 4 e noi ne abbiamo 3. Quindi vuol dire che abbiamo 175, credo, circa postazioni computer, quindi noi possiamo immaginare l'entità delle problematiche alle quali andiamo incontro. Sul discorso specifico della biblioteca, io mi sono incontrato con la direttrice, la dottoressa Pizzol, proprio per organizzare una sorta di sistema di verifica e di controllo, perché essendo questi computer così a disposizione del pubblico, può essere che ci siano anche degli usi così, insomma, no? che possono creare qualche problema, perché se abbiamo queste macchine che vanno, come dire, in crisi con frequenza abbastanza ravvicinata, vuol dire che c'è qualche problema, o sono macchine obsolete da buttare via, o sono magari usate in maniera a volte impropria, anche involontariamente. Quindi noi adesso procederemo a un intervento di sistemazione e di bonifica e poi faremo un monitoraggio attento e sistematico degli eventi che si vanno a determinare, con l'obiettivo di riuscire a dare un servizio puntuale, preciso, utile. Faccio presente che la biblioteca è coperta comunque dal servizio Wi-Fi e quindi magari, siccome oggi c'è la dotazione di tablet o portatili, diciamo, il servizio di consultazione può essere fatto autonomamente anche da chi ha questi mezzi, quindi diciamo che si può sopperire comunque in ogni caso. Ecco.
Ultimo inciso, l'altro giorno c'è stato un intervento del CED perché nella parte alta, nell'ultima sala in cima, non funzionavano i telefoni. Da una verifica è stato, come dire, accertato che era stato staccato il cavo che collegava la linea telefonica che andava in cima dalla centralina. Quindi c'è qualcosa da verificare nell'ambito della biblioteca su come funzionano alcune cose. Ecco, tutto qua. Quindi la nostra disponibilità è totale, se lei, consigliere Sant'Antonio, vuole darci una mano, siamo ben disponibili. Lo stesso vale per il CED, con il quale io mi sono confrontato, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì, sono soddisfatto della risposta. Ricordo che appunto spero che queste situazioni in futuro non si verifichino più, soprattutto quando al centro ci sono i cittadini, che insomma sono la cosa più importante. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Punto numero 6 all'ordine del giorno, ex punto numero 4. Relazione previsionale e programmatica, stato attuazione di programmi esercizio 2015. Approvazione. L'assessore Napoli illustra brevemente il provvedimento. Grazie Presidente. Allora, diciamo che questo è un adempimento, diciamo così, di natura burocratico-procedurale, però al tempo stesso ha anche una sua sostanza. Allora, questo provvedimento c'è stata una certa incertezza diciamo procedurale, nel senso che voi sapete quest'anno era previsto in realtà l'approvazione del DUP, che era il documento unico di programmazione. In realtà siccome l'approvazione di questo documento stava creando delle difficoltà abbastanza grandi alle pubbliche amministrazioni, è stato prorogato al 31/12. Tuttavia, così sempre nell'iter procedurale che deve portare all'approvazione di questo documento, è comunque importante e necessario approvare la relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e lo stato di attuazione dei programmi sull'esercizio 2015. Io vi do lettura un po' di alcune parti del dispositivo di delibera, molto semplicemente. Allora, richiamati inoltre, eccetera, considerato che l'elaborazione del DUP, documento unico di programmazione, presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi da effettuare ove previsto ai sensi dell'articolo 147 ter del TUEL. Ecco, quindi noi abbiamo ritenuto di adempiere a questo obbligo e abbiamo diciamo, predisposto, ovviamente con l'aiuto degli uffici, interferenza dei marziani, abbiamo la Giunta assieme ovviamente con il contributo fondamentale della struttura e degli uffici predisposto la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. È un documento abbastanza, come dire, corposo, che però vale la pena di leggere, nel senso che c'è un riassunto di tutte le attività svolte e anche degli impegni sui quali sta lavorando la struttura dal 1° di gennaio 2015 fino al 30 di settembre, 15 settembre, chiedo scusa, mi corregge la dottoressa Costalonga, sul complesso dell'attività che ha interessato il nostro comune. Ecco, grazie. Prego, se c'è qualche consigliere che desidera dei chiarimenti, altrimenti per quanto mi riguarda, ecco c'è il consigliere Saracino al quale do la parola. Sì, grazie. Intanto vorrei dire che non sono d'accordo sul fatto di quello che ha detto Napoli, che tutta la colpa era di Mognol perché si è beccato tutto il fardello lasciato. Ha detto queste parole, quindi vabbè, lasciamo stare. Dopodiché, visto che questo testo è fatto bene, approfondito, vorrei chiedere
approfondito fino a un certo punto, vorrei degli approfondimenti. Pagina 5, leggo che è in corso l'istruttoria per sostituire i 3 componenti del Quindi? Nel momento in cui... Quindi? Prego consigliere. No. E quindi volevo sapere che tempi ci sono magari per l'istruzione. Sull'IPAB, sul discorso dei 3 componenti del Consiglio di amministrazione dell'IPAB Ente Asili Manzoni, che ci sono dimessi che tempi ci sono. Dopodiché a pagina 9, servizi a polizze assicurative e gestione sinistri, viene detto che si è tenuto l'introito da Arag Assicurazioni che gestiva la polizza tutela legale dell'importo di Euro 3.000 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa di 2 dipendenti in un procedimento penale Cantiere di Sant'Augusta, se può approfondire su cosa è successo. Dopodiché, andando avanti, leggendo il documento, c'è da fare una precisazione. Ecco, vorrei ringraziare il segretario generale perché posso dire che quello che c'è scritto è vero, è stato migliorato secondo me il servizio e l'efficienza nel fornire i dati ai consiglieri comunali, quindi io voglio anche pubblicamente dirlo che questo è sempre stato fatto in modo ai tempi veramente rapidi, quindi lo ringrazio lui e tutti gli uffici che tante volte vado un po' a rompere chiedendo carte. Dopodiché a pagina 19 si parla di opere ancora da realizzare, chiedevo se vengono messe perché c'è un determinato budget o sono quelle che vogliono essere realizzate. Qua si parla di Primaria Costello, Uffici Quadrilatero, Filande, Arco Austriaco. Dopodiché leggendo sempre il documento, sui centri ricreativi estivi comunali vorrei chiedere in specifico se è possibile che partecipino anche bambini con disabilità, perché quest'estate purtroppo c'è stato un avvenimento un po' spiacevole che una bambina con una disabilità non ha potuto parteciparvi e quindi chiedo se il prossimo anno si può mettere in preventivo di far partecipare anche bambini diversamente abili o con delle limitazioni funzionali, ecco, semplicemente questo, visto che ritengo che è un momento di socializzazione molto importante. E dopodiché un'altra cosa molto interessante scritta in questo documento, e andando avanti sempre, che è abbastanza lungo, è il discorso che si fa sulla pianificazione territoriale. Cioè si parla di PAT e si parla di come la variazione delle caserme all'interno del quadro di riferimento costituito dal PAT, cioè, quindi vorrei capire bene se c'è il PAT, se ci sono le tavole, se mi specificate meglio cosa vuol dire all'interno del quadro di riferimento, c'è un PAT, non c'è un PAT, questo. Dopodiché la campagna di misure fonometriche per il controllo delle emissioni del rumore, come stanno, del traforo, logicamente, come stanno andando queste rilevazioni. Dopo all'assessore Napoli in specifico, e quando si parla di promozione turistica, a pagina 49, si parla dell'OGD. Io recentemente ho fatto un accesso agli atti e ho visto che l'OGD in realtà è ancora fermo. Io vorrei capire ora, perché dalle carte che io ho preso un mese fa, non c'erano ancora altri comuni iscritti, quindi vorrei capire, noi l'abbiamo fatto a fine dell'anno scorso, ci siamo impegnati, c'è un discorso anche economico sotto per mantenere lo sportello, gli altri comuni partecipano o saremo noi a rimetterci tra virgolette a livello economico per la manutenzione, cioè per il mantenimento di questo sportello che ritengo anche importante e che vada anche implementato, però logicamente se siamo gli unici a sostenerlo non è una cosa molto simpatica. La ringrazio. Grazie consigliere. Vuole rispondere subito? Io rispondo Prego. Diciamo, le sue domande sono onnicomprensive, per cui io non so se siamo in grado di risponderle compiutamente tutte quante. Intanto vorrei precisare che la mia precisazione di prima era solo per fissare una scansione temporale, non aveva il significato di attribuire responsabilità o come dire deficit all'ex assessore Mognol che come dire aveva fatto in precedenza un ottimo lavoro. Il problema è che sfortunatamente i problemi sono venuti fuori dopo e quindi mio malgrado mi sono trovato con la situazione. No, il discorso sul
sull'OGD. Allora, l'OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica, che sarebbe l'organismo a carattere provinciale che è stato costituito, al quale noi abbiamo aderito assieme a circa un'ottantina di comuni della provincia di Treviso, è ancora in fase, come dire, come si dice, di stand-by, nel senso che erano previste 2 OGD nella nostra provincia, una Città d'Arte e non mi ricordo più l'altra denominazione, Città d'Arte fondamentalmente, e l'altra era quella della Pedemontana e Colli. Però la Pedemontana e Colli, come era stata concepita, partiva da qui e finiva a Verona, quindi tutta la fascia pedemontana, con evidenti problemi di gestione, di comunicazione, di relazioni. Adesso la nuova giunta regionale probabilmente ha intenzione di mettere mano di nuovo alla legge che aveva costituito questi organismi e quindi, diciamo, la situazione è un po' in divenire. Per quanto riguarda lo IAT, che è stato salvaguardato e attivato nel nostro comune, mentre in origine era prevista la soppressione e, diciamo, il trasferimento a Conegliano, è stato salvaguardato e riattivato in virtù di un documento di intenti da parte di 11 comuni, mi pare, della nostra area. Ovviamente legato al mantenimento e all'operatività dello IAT ci deve essere anche le conseguenti risorse finanziarie che ovviamente dovevano entrare attraverso l'istituzione dell'imposta di soggiorno generalizzata in tutti i comuni. Siamo ancora in una fase così un po' preliminare, nel frattempo i comuni più importanti, noi, Conegliano, tutti quelli che hanno l'ufficio IAT hanno comunque istituito l'imposta di soggiorno. So che altri comuni anche nella nostra zona si stanno attivando adesso per istituirla dal 1° gennaio del 2016. Anche perché questo fa parte di un discorso, come dire, di azione territoriale condivisa, insomma, perché ormai qui abbiamo capito un po' tutti, credo, che se il territorio non si muove in maniera unitaria non si fa nessuna politica turistica e neanche di altra natura. Quindi anche questo è un tema che sarà sicuramente oggetto di azione e di coordinamento da parte nostra nei prossimi mesi con tutti i comuni coinvolti in questo organismo, perché questo organismo è a disposizione anche degli altri comuni ed è bene che venga utilizzato per quello che può dare. Va detto, adesso ci sono dei lavori in corso di ristrutturazione e di sistemazione, perché la Regione ha dato un finanziamento per cosiddetto start-up, no, degli IAT. Ha dato dei finanziamenti per l'acquisto di computer, stampanti e cose di questo genere, perché in precedenza tutta la strumentazione era della provincia. La provincia ha ritirato tutti i suoi mezzi, adesso provvisoriamente abbiamo ancora, credo, qualcosa della provincia, ma la gran parte sono macchine del comune che sono state messe lì così provvisoriamente, no? Con qualche disagio e qualche anche problema di funzionalità. Però credo che ormai le macchine nuove, le attrezzature nuove sono già forse arrivate e deve essere l'installazione, è questione di qualche giorno, insomma. Poi verrà anche rinnovata l'immagine esterna delle vetrine con delle nuove vetrofanie, con delle immagini della città di Vittorio Veneto, cambiando il logo, perché adesso è provincia di Treviso, dopodiché sarà comune di Vittorio Veneto, eccetera, eccetera. Quindi questo tema, diciamo, dell'OGD, dello IAT e la relazione con gli altri comuni è un tema molto importante ed è un tema in divenire, perché appunto la Regione Veneto probabilmente, alla luce anche dell'esperienza fatta di questi 2 anni, probabilmente intenderà portare qualche cambiamento nella legge. Chiedo scusa, stavamo verificando
l'accensione o meno dei termosifoni, perché mi sembra che la temperatura sia un po' più elevata di quello che si richiederebbe. Prego la parola al consigliere Sant'Antonio. Prego, consigliere. Volevo fare una considerazione un po' di carattere generale su questo tipo di documento, ammesso che qualcuno ascolti. Allora, quando io vedo documenti di questo genere qua, sono sempre un po' perplesso. Sono 60 pagine in cui gli uffici praticamente dicono quello che dovrebbero fare e quanto bravi sono stati fino ad oggi. Non si vede mai nessun tipo di osservazione negativa su questi tipi di documenti. Allora, se un documento del genere deve essere una ricognizione, cioè un controllo sullo stato effettivo degli obiettivi, dal mio punto di vista bisognerebbe che ci fossero all'interno delle grandezze misurabili. All'interno di questi documenti qua, cioè sembra di leggere un romanzo, ma non un documento tecnico di uno stato avanzamento dei lavori o di uno stato raggiungimento obiettivi. Cioè, se fossi in un'azienda normale, un documento del genere potrebbe servire a ben poco, perché non si riesce effettivamente a capire quanto è stato realizzato, dove è stato realizzato. Vi faccio anche un esempio, ma ce ne sono tantissimi che si possono prendere. Pagina 47, relativamente a politiche territoriali. È un esempio preso a caso, è sul PAT. Sappiamo tutti che il PAT va proprio a prendere anche un elemento di attualità, no? Sappiamo tutti che il PAT non esiste, no? E qua nel programma si dice pianificazione, se il PAT in attuazione, protocollo sottoscritto, eccetera, serve un PAT in sostanza. Stato avanzamento. Prime 3 righe. L'ufficio ha analizzato il documento programmatico dell'amministrazione, approvato con delibera tali tali in merito alla pianificazione e ha predisposto una relazione e una serie di grafici che sono in corso di analisi e confronto con il sindaco. Ma cosa vuol dire questa frase qua? Cioè, sfido chiunque a capire cosa significhi. Cioè, non ha nessun tipo di senso, eppure è inserita all'interno di un documento ufficiale che dovrebbe dare il tempo, no? Sul raggiungimento degli obiettivi. Allora, cerco di essere più concreto. Cosa mi piacerebbe che diventasse questo documento in futuro? Quindi è un suggerimento. Intanto una roba di 10 pagine, non di 60, che nessuno qua dentro ha letto, tranne pochi. Ok? È una relazione in cui ognuno dice ma che bravo, ho fatto questo, bravissimo, ho fatto quest'altro. Allora, bisognerebbe cercare di tradurre, cioè di mappare in termini di obiettivi quello che realmente ogni ufficio deve fare, cioè gli obiettivi di inizio anno rispetto a quelli del 15 del 9. Allora, una volta che sono stati mappati questi obiettivi in grandezze misurabili, penso che sia anche più semplice per il segretario comunale o chi per esso alla fine verificare se gli obiettivi degli uffici sono raggiunti e così poter dare gli eventuali incentivi o meno o obiettivi di risultato alle persone con un sistema misurabile, perché quello che non è misurabile dal mio punto di vista non conta assolutamente a nulla. Grazie. Posso rispondere subito? Sì. Grazie consigliere Sant'Antonio. Finiamo il giro eventualmente di risposte e poi diamola, però non vedo prenotazioni, quindi io... Solo brevemente. No, allora un attimo, consigliere Posocco, prego. Scusi, una domanda Presidente. Leggendo la relazione, il programma numero 11, quello del sociale e condizioni giovanile, ho visto che cita il progetto di housing sociale e se era possibile volevo signor Sindaco, pagina 28. Volevo capire perché questo tipo di progetti che si sono sviluppati in Italia sono progetti, devo dire la verità, molto interessanti. Tra l'altro
prima tra le finalità da conseguire nel punto D c'è quello di potenziare gli interventi di contrasto alla povertà, che credo trovino tutti d'accordo. Volevo capire questo progetto se riguarda progetti di abitazioni temporanee, tipo emergenze sfratti, coabitazioni, o progetti di abitazione a lunga durata, o azione per facilitare la disponibilità da parte dei proprietari degli appartamenti ad affittare, oppure anche la creazione di fondi di garanzia per chi non può pagare temporaneamente l'affitto. Visto che non ero a conoscenza, volevo capire se potevo avere una risposta in questo senso. Dopodiché volevo capire, tra le tante cose che vengono citate, dall'assessore Napoli che si occupa di agricoltura, non viene citato il piano di pulizia rurale. No, c'è. Tra le cose c'è, non l'ho trovato, tra agricoltura, scusi. E poi una domanda quando dice che si sta valutando se confermare l'adesione al servizio di difesa fitosanitaria con il Codi TV, quindi cosa intende per si sta valutando o se ha deciso cosa fare. Questa è una domanda, una curiosità mia. Per quel che riguarda il programma 22, a pagina 53, ma mi riferisco a pagina 54, qua dice è stato redatto un progetto per implementare la rete con ulteriori 7 varchi elettronici muniti di telecamere OCR per la rilevazione automatica delle targhe delle auto in transito. La mia domanda riguardo a questo progetto è: queste telecamere rilevano, diciamo, servono solo per la rilevazione delle targhe come quella che sta a nord, dopo sulla zona a nord vicino alla gelateria alla Rosetta, oppure servono per rilevare magari eventuali infrazioni, tipo infrazioni semaforiche o meno? Quindi questa era una mia curiosità. Poi dice è stata acquistata e installata una telecamera mobile di contesto. Volevo capire un chiarimento su questa telecamera mobile. È quella che è stata acquistata nel 2013, che doveva essere installata nella zona della Valle dei Fiori e che invece per cause sopraggiunte poi è stata installata in un altro posto, o si tratta di una nuova telecamera? Ecco, poi altre domande ci saranno. Sull'ambiente che avevo visto si parlava nel programma 17 a pagina 46, ambiente, paesaggio, trasporti, cita la famosa bonifica dell'area ex Carnielli. Se potevate darmi qualche delucidazione riguardo se si è riunita la commissione, se ci sono novità oppure meno. Grazie. Consigliere Darè. Sì, grazie. No, non vedo su questa relazione provvisionale nessun accenno a quelle che sono i siti militari, le caserme. Essendo l'accordo di programma fatto dal Comune di Vittorio Veneto con il demanio militare datato novembre 2014, una riga, 2 righe di accenno su questa relazione previsionale credo fosse dovuto, insomma. Prendo atto con piacere che quanto ha detto l'assessore il vice sindaco sulla realizzazione dei meschetti. Continuano le opere che erano state programmate già nel 2007, contratti di quartiere 2, e fortunatamente spero si realizzi in tempi molto stretti quel programma che vediamo, che è quello dei contratti del commercio per quanto riguarda via Caprera, perché effettivamente siamo in tempi di ricondazione e quindi i tempi stretti anche per avere il contributo finale da parte della Regione. Grazie consigliere. C'è una richiesta del consigliere Fasan, prego. Sì, ho sentito che l'assessore Turchetto ha detto peccato che non li abbiate fatti,
ma noi abbiamo dovuto rispettare anche il patto di stabilità che ci impediva di spendere più del dovuto. Ricordo che in 5 anni abbiamo speso 50 milioni di euro di opere pubbliche, vediamo se sarete altrettanto bravi. Nel piano programmatico anche Napoli deve dire la sua, ma purtroppo non ha titolo a parlare in questo momento, ne avrà dopo. Non vedo alcun accenno del PAT e anche della scuola da Ponte. Si può sapere qualcosa? Io credo che siano 2 priorità anche per la vendita e per la valorizzazione delle caserme. Il PAT io credo che sia strettamente necessario realizzarlo prima della valorizzazione delle caserme. Grazie. Non c'è nessun altro intervento. Secondo intervento di Saracino. Passiamo al secondo intervento. La risposta, allora, l'assessore Napoli, sì, no, io a lei per la rispondo risposta. per le parti che mi competono ovviamente, ma allora per quanto riguarda l'intervento del consigliere Sant'Antonio, allora forse è stato interpretato male questo documento. Questo è un documento di programma che fa ovviamente un riassunto, non pone i risultati e gli obiettivi misurandoli. Quelli ci sono nel PEG, che è il piano esecutivo di gestione, e mi ascolti attentamente consigliere, da quest'anno noi abbiamo attivato i misuratori dei risultati per poter attribuire i premi incentivanti con un criterio oggettivo che non c'è mai stato nel nostro comune, quindi li abbiamo fatti proprio noi andando esattamente nella direzione da lei auspicata, con l'istituzione dell'organismo di valutazione come da norma di legge, mentre prima non c'era perché era il segretario generale che faceva tutto lui in assenza di un regolamento. Quindi siamo esattamente in linea con quanto lei ci chiede. Sulla parte dell'agricoltura, ecco, il discorso del Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole, il CODITV, noi attualmente aderiamo, però ci sono diversi comuni che si sono tolti per questioni economiche, anche perché questo tipo di servizio poi viene dato comunque attraverso altri canali e quindi insomma stiamo valutando, ma non è un grosso problema. Per quanto riguarda il discorso invece dei regolamenti, c'è scritto, sempre a pagina 49, stato di avanzamento dei programmi e obiettivi conseguiti alla data 15/9, si sta aggiornando a successivi stralci il regolamento di polizia rurale, continua inoltre la collaborazione diretta con le associazioni, con le locali associazioni rappresentative dei coltivatori diretti. L'ultima parte di questo regolamento è quella che riguarda le bruciature e tutta questa parte qua che è stata definita in accordo con tutti i comuni dell'area della diocesi Prosecco, quindi 15 comuni, proprio 10 giorni fa, e quindi adesso gli uffici li stanno analizzando e vagliando in maniera tale poi da portarli in approvazione e chiudere tutti assieme, no? Perché stiamo cercando di ragionare 15 comuni, tutti che ragionano allo stesso modo, no? Perché se no qua, ecco, questo è un altro problema. Un'ultima citazione all'amico Fasan, consigliere, che qualche settimana fa, così rispondendo simpaticamente a una mia considerazione, diceva che loro erano stati bravi perché avevano fatto 40 milioni di investimenti e stasera sono diventati 50, quindi a questo punto mi tocca fare una verifica e poi ne riparliamo. Grazie. Ecco, va bene. Bene, quindi consideriamo chiuso. Sì, consideriamo chiuso il primo giro di interventi. Se c'è, mi sembra che c'era una richiesta di piccolo chiarimento dall'assessore Uliana. Allora, molto Prego. molto brevemente volevo rispondere al consigliere Saracino riguardo al fatto che bambini con disabilità possano frequentare i centri estivi. Siamo tutti assolutamente d'accordo che questo debba avvenire.
come lei si ricorda, anche l'anno scorso c'è stato questo problema, è un problema che purtroppo non riguarda soltanto il Comune, ma il Comune deve in questi casi confrontarsi con l'USL e vedere di attivare la possibilità, nel caso in cui il problema fosse effettivamente grave, l'intervento di assistenti polivalenti. Se ci fosse questo tipo di problematica, quest'anno vedremo di attivarci per tempo e vedere come si possa risolvere. Tutti quanti noi abbiamo a cuore anche questo tipo di problema, l'inserimento dei bambini con disabilità. Il sindaco credo che mi chiedesse anche lui la parola per qualche grazie. delucidazione. Il consigliere Seracino ha chiesto informazioni riguardo all'IPAB e le nomine sono state fatte, questa era relativa al 15/9, ha ragione lei. Per quanto riguarda poi la pianificazione, sì, c'è scritto a livello di pianificazione riprenderà la redazione del PAT e la frase a cui lei si riferisce riguarda la successiva proposizione in attuazione del protocollo sottoscritto con l'Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa. Saranno attivati specifici atti al fine di definire la definizione urbanistica delle aree comprese nel protocollo all'interno del quadro di riferimento costituito dal PAT, le cui linee guida sono ben evidenziate nel programma di mandato. E poi, secondo me, siccome l'italiano per fortuna ha un suo significato e le parole hanno un loro significato, parlo col collega Sant'Anastasio quando parla Sant'Antonio, chiedo scusa, di pianificazione territoriale. L'ufficio ha analizzato il documento programmatico dell'amministrazione e cita in quale delibera è contenuto il documento programmatico. Il documento programmatico è fatto di parole. Sono state tradotte, fra virgolette, le parole in una serie di grafici. In sostanza, quello che l'amministrazione ha detto a parole, come può essere trasformato in pianta, in sostanza, quindi in progetto, e sono state fatte delle simulazioni grafiche. Mi pare francamente che sia in italiano e sia scritto esattamente quello che è stato fatto, punto. No, può piacere o no, ma è questo. Dei pronostici. No, dei pronostici, dei disegni. E i pronostici sono quelli del Totocalcio, questi noi non giochiamo al Totocalcio. Assessore De Nardi, altri chiarimenti? Per quanto riguarda la commissione ex Carnielli è stata convocata, insomma abbiamo fatto riunione, era ancora presente il precedente assessore all'ambiente, sì, marzo. Per quanto riguarda la questione relativa all'housing sociale, come riporta la relazione, ha sostanzialmente principalmente lo scopo di individuare alloggi a prezzo agevolato da parte di o agenzie o di privati che hanno deciso di instaurare una collaborazione rafforzata con il Comune a favore degli utenti dei servizi sociali. Non esistono al momento per il Comune di Vittorio Veneto alloggi cosiddetti di emergenza, perché tutte le possibilità alloggiative al momento sono coperte. Un mese fa, neanche 2 settimane fa, sono stati assegnati altri 2 alloggi recentemente reperiti e 2 alloggi ATER sono stati assegnati, ma non sono stati ancora fisicamente consegnati agli assegnatari perché l'ATER deve ancora provvedere a fare le ristrutturazioni necessarie. Sapete che ogni volta che viene riassegnato un alloggio deve essere posto completamente a norma e siccome sono alloggi di proprietà dell'ATER, l'ATER si è impegnata a sistemarli, ma non sappiamo fisicamente poi le tempistiche, contiamo che sia qualche mese, ma non sono fuori delle nostre possibilità di controllo. Rispetto a quanto dettagliatamente descritto nella relazione, perché intervenuto successivamente, c'è l'attivazione vera e propria del bando sostegno affitto, perché la Regione ha individuato precisamente la sua quota di compartecipazione alla quale è legata la nostra, e finché la Regione non faceva le suddivisioni fra i comuni non c'era possibile procedere poi alla materiale erogazione delle somme.
e oltre al bando morosità incolpevoli che era stato fatto qualche mese fa, viene ora attivato in questi giorni anche un ulteriore bando relativo agli sfratti per finita locazione, sempre nei territori e cosiddetta alta densità abitativa, e Vittorio Veneto vi rientra, per cui Vittorio Veneto sarà per Tarzo no, perché non rientra, sì. Ricordiamoci che abbiamo sempre il servizio associato. Quindi oltre a quello che è indicato nella relazione c'è anche questo. E sempre per il sostegno ai redditi più bassi, ricordo che nei giorni scorsi, è stata indicata anche sulla stampa la cosa, è stato attivato anche un ulteriore bando per la restituzione di una quota della Tasi per i redditi più bassi, della quota del 50% della Tasi pagata. In base all'ISEE. Sì, cioè non è una scelta del Comune di Vittorio Veneto in ogni caso, sappiamo che adesso tutte le erogazioni di questo tipo passano comunque attraverso la valutazione dell'ISEE, del nuovo ISEE, che è diverso dal precedente. 15.000 come praticamente quasi tutti. Allora, grazie per le risposte. Passiamo al secondo intervento. Silvano. Scusa, scusa, c'è una richiesta dell'assessore Turchetto, prego. No, penso alcune risposte anch'io. Sì. Intanto per quanto riguarda il lavoro già programmato nel 2007, insomma, mi permetto di dire che c'era tutto il tempo e anche lo spazio economico per realizzarlo, e non l'avete realizzato per altri motivi, secondo me, non solo per il patto di stabilità. Se avete speso, come è vero, 50 milioni di euro, c'era anche lo spazio per 200-300 mila euro per fare questo lavoro. In realtà è un lavoro. In realtà è un lavoro che noi abbiamo anche voluto personalizzare proprio per accentuare il valore dell'asse del Meschio, come abbiamo detto più volte, per cui oltre a riqualificare con la passerella la zona dei Meschietti, adesso stiamo intervenendo nell'ambito di quel progetto su via dei Battuti, che verrà completamente riqualificata, e il prossimo anno, come ho detto prima, interverremo sull'Isoletta, quindi a completare tutto quello che è l'asse del Meschio, che ha un valore notevole di suggestione per i cittadini e anche per i turisti, anche in chiave turistica sicuramente. La scuola da ponte, stiamo procedendo con la progettazione, stiamo alla fase del progetto definitivo, quindi stiamo procedendo, stiamo andando avanti. E per quanto riguarda, mi pare, la telecamera che aveva richiesto, devo fare i 7 banchi elettronici e la telecamera per la telecamera mobile viene installata a seconda delle esigenze della se erano due, cioè nel 2013 è stata acquistata una con lo scopo di metterla per vedere certi quartieri periferici. Scusi, grazie Presidente. Nel 2013 era stata acquistata una telecamera con lo scopo di appunto mobile, quindi di controllare per lo più i quartieri periferici a sud o anche a nord della città. Poi per cause sopraggiunte mi sembra sia divenuta fissa in un altro luogo di Vittorio Veneto. Volevo capire se ne è stata acquistata un'altra, questa era la mia domanda. No, quelle mobili sono mobili, quella di contesto è un altro tipo, un'altra tipologia di telecamera, quindi le due mobili sono quelle mobili che abbiamo e che vengono posizionate a seconda delle necessità della polizia locale. Grazie. I 7 banchi elettronici muniti di telecamere per la rivoluzione automatica delle targhe, se è riferita a quelli come quelle che già ci sono, solo per le targhe, oppure se vengono installate per tipo ai semafori per le infrazioni, cioè no, sono telecamere di rilevamento delle targhe per appunto valutare non le infrazioni semaforiche, ma diciamo se gli autoveicoli sono in linea con l'assicurazione e con le attività di
No, per quanto riguarda l'assicurazione e le manutenzioni del veicolo, insomma, quindi la revisione, grazie, sì, la revisione, sì, grazie. Bene, ci sono 2 secondi interventi e poi io metto in votazione. Il primo è quello del consigliere Saracino. Sì, volevo ringraziare l'assessore Uliana perché sapevo che il mio appello non cadeva nel vuoto, la ringrazio per questo sul discorso dei centri estivi. E dopodiché le altre domande che ho fatto non ho avuto risposta, penserò se presentare una richiesta formale per alcune... Ah sì? Boh, perfetto. E Piazza Meschio che non vedo niente? Grazie. Nell'ordine il consigliere Sant'Antonio. Sì. Prego. Volevo un attimo rispondere al sindaco. Allora, il sindaco abilmente, no, sempre nella frase in cui io ho citato del PAT, il sindaco abilmente mi ha detto che quella frase è scritta in italiano e si capisce. Io non ho messo in dubbio che non sia scritta in italiano corrente e anche che si capisca, cioè l'oggetto del contendere non è la lingua, l'oggetto del contendere è che mi sembra che la frase sia priva di contenuti, nel senso che se io in una prima fase descrivo gli obiettivi, in una seconda fase dove cito stato avanzamento lavori, che mi sembra che sia una cosa conosciuta da tutti, SAL, no? Gradirei trovare lo stato avanzamento dei lavori, ovvero citando il PAT, a che punto sono arrivato a definire il PAT, 20%, 30%, 40%, da quanto c'è scritto, cioè non c'è il contenuto, non si evince a che punto è arrivato il PAT. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Posocco. Sì, un'ultima osservazione perché mi sta a cuore. Intanto ringrazio gli assessori per le risposte di prima. Allora, sempre nel programma numero 11 sociale, leggo: si conferma un accesso costante di cittadini con particolari fragilità economiche e carenza di risorse personali da attivare, specie adulti soli e nuclei familiari che a causa della perdita di occupazione inoccupati non hanno sufficienti risorse economiche per affrontare la quotidianità in modo autonomo. Quindi esiste nel territorio effettivamente un problema, questo tipo di problema che negli anni sono sempre più grandi purtroppo. Una considerazione, poi magari sbaglio io, ma questa è l'impressione che ho vedendo quel che accade in città. Alla fine dite giustamente, si segnala infine che alla fine di favorire la socializzazione e integrazione dei richiedenti asilo ospiti presso la struttura del CEIS è stata predisposta una convenzione per il coinvolgimento di migranti gestiti da cooperativa sociale integra di Belluno, eccetera eccetera. Il documento è l'esito di un lavoro la cui regia è comunale e ha visto il coinvolgimento fattivo del mondo del volontariato e di una rappresentanza delle parti sociali ed è stato sottoscritto da varie associazioni di volontariato che hanno successivamente offerto un'attività volontaria ad alcuni giovani. Quello che voglio dire è questo: è stato fatto un programma intenso di lavoro verso queste persone in cui è stato coinvolto un mondo, il mondo dell'associazionismo, delle parti sociali, eccetera eccetera. Mi auguro che venga fatto con tale impegno e anche di più impegno un lavoro verso queste persone, cittadini, residenti, che hanno veramente dei problemi. Quindi invito in questo caso l'assessore sociale veramente di prendersi a cuore queste situazioni che molte volte sono nascoste perché magari questi cittadini non hanno il coraggio di renderle pubbliche e di parlare. Quindi il mio invito è su questo, di investire su questi residenti, sui giovani, che ce ne sono tanti disoccupati. Avevamo dato il suggerimento con quell'interrogazione del progetto tipo azienda aperta, penso che ce ne possano essere sviluppare degli altri. Quindi chiedo veramente un impegno massimo verso queste realtà. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Darè. Prego. No, per rispondere al vice sindaco che i contratti di quartiere che sono datati 2007 non sono stati realizzati è perché la mole di lavoro che è stata fatta nel comune di Vittorio Veneto è stata veramente notevole. E se non sono stati realizzati i rimasugli, perché voi state realizzando i rimasugli,
è perché gli uffici erano oberati di lavoro. Tengo a precisare che Palazzo Todesco, la Torre dell'Orologio, il vecchio ospedale fanno parte di questo contesto, di questo lavoro, quindi se non siamo riusciti a finirli è perché erano veramente tanti e come lei ben sa i nostri uffici comunali non è che esplodono di personale, un personale ridotto, quindi per cortesia ringrazi e non faccia diciamo delle dietrologie che magari poi insomma guardiamo avanti. Grazie. La parola al consigliere Carnelos. Avevo una domanda, ma è già stato risposto Quindi posso considerare chiuso. E a questo punto, posso considerare finito il secondo giro. C'è l'assessore Denardi che mi chiede la parola. Dico due cose al consigliere Posocco. Il mondo dell'associazionismo non è consultato dai servizi sociali per i residenti, perché non si fa distinzione fra cittadini e non cittadini quanto agli obblighi di contribuzione del comune in relazione alle popolazioni residente, come lei benissimo sa. È coinvolto a pieno titolo in una sorta di cabina di regia. Principalmente questo avviene con la San Vincenzo e la Caritas, perché sono le due realtà, senza nulla togliere ovviamente a tantissime altre associazioni dall'intero mondo che ruota intorno alla Fender, sia per quanto riguarda la cooperativa, sia per quanto riguarda le varie associazioni, l'Auser e tantissime altre che mi scuso per non citare, ma se no andremo avanti probabilmente un quarto d'ora. Essendo la San Vincenzo e la Caritas le due realtà che più di tutte interferiscono dal punto di vista economico con la donazione e di viveri e di utilità economiche più strette monetarie, proprio per evitare che ci siano o buchi nell'assistenza o involontari raddoppi delle elargizioni, sono in costante quotidiano e più che quotidiano contatto con i servizi sociali. Fortunatamente abbiamo la sede della San Vincenzo che è dall'altra parte della strada rispetto alla sede dei servizi sociali, per cui anche fisicamente lì abbiamo una collaborazione e una costante presenza, per cui non possiamo dire che il mondo del volontariato sociale e anche delle realtà sindacali sia fuori dall'assistenza alle persone in difficoltà residenti. Per cui assicuro da questo punto di vista che ormai da anni e sempre più man mano che andiamo avanti il rapporto si rafforza. Per quanto riguarda la segnalazione di azienda aperta, il vice sindaco era con me un mese e mezzo fa, se non ricordo male, alla riunione dell'IPA alla quale abbiamo segnalato l'iniziativa e alla quale sono stati invitati i promotori dell'iniziativa, che però a detta, credo che in questo il vice sindaco possa confortarmi, io ero presente solo come uditore in quanto segnalatore dell'iniziativa, non sono componente del tavolo, ma del resto dei componenti del tavolo ha un problema di fondo. Azienda aperta, al di là del fatto che solo lo scorso mese ha individuato i soggetti che dovevano poi iniziare il progetto nel mese di settembre, al di là di questo, che quindi non è in fase terminale ma anzi è in una fase iniziale, non fa alcuna verifica sul feedback finale, per cui mette in contatto i ragazzi con le aziende, ma non verifica in nessun modo né per quanto riguarda le annualità già fatte, quindi quella del Comune di Trivignano, né ha in programma per le annualità in corso e eventualmente le prossime qualora il progetto venga rinnovato, non ha in programma di verificare quanti ragazzi poi ottengano una qualche forma di occupazione da questi incontri, per cui non è possibile in alcun modo verificare l'utilità o meno del progetto e quindi non so se poi l'IPA in seguito intenderà sviluppare progetti diversi o lo stesso, però questa era stata l'impressione
avuto in sede del tavolo. Insomma. Anzi, io stessa ho detto ai curatori del progetto, ma verificate poi quanti è, e ho detto, bella idea, non c'era neanche venuta in mente. Quindi. Bene, allora una risposta tecnica da parte della dottoressa Costa Longa al consigliere Saracino, prego. Sì, dunque, la vicenda che ha riguardato 2 dipendenti comunali per un procedimento penale, quella del cantiere di Sant'Augusta, è abbastanza datata, tant'è che aveva coinvolto un tecnico, un dirigente tecnico attualmente collocato in quiescenza. La problematica era relativa ad un ampliamento di un pezzo di strada che mi sembra che da Borgo Naronche arriva praticamente a Sant'Augusta. E questo ampliamento doveva fermarsi all'incrocio o all'intersezione con la mulattiera, con la strada della mulattiera. In realtà l'ampliamento è stato, ha oltrepassato questa strada e siccome la zona è tutelata praticamente dai beni ambientali, c'è stato un intervento della forestale. Quindi è partita una segnalazione in procura e quindi si è attivato il procedimento penale. Il contratto dei dipendenti e dei dirigenti prevede che laddove c'è un procedimento penale nei confronti dei dipendenti c'è un onere dell'ente di assicurare la tutela dei dipendenti, che se il procedimento dovesse estinguersi, archiviato o via dicendo, l'onere rimane a carico dell'ente, altrimenti se dovesse praticamente essere condannato il dipendente, ovviamente i soldi li deve, per la difesa penale sono a carico del dipendente. Qui il procedimento si è chiuso perché comunque c'è stato un ripristino dei luoghi così come erano, per cui a carico di questi dipendenti non c'è stato alcun onere per quanto riguarda la tutela legale. Il comune allora, adesso non ha più, aveva comunque una polizza per la tutela legale e quindi siamo riusciti ad ottenere il rimborso delle spese legali da parte della compagnia. Grazie. C'è un ultimo, spero, intervento del consigliere Fasan, al quale do la parola. Anche per dichiarazione di voto. Volevo dire all'assessore Turchetto che il piano di quartiere 2 ha movimentato, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, 21 milioni di euro e gli abbiamo lasciato ancora 3 milioni di euro 100% finanziamento regionale fondo perduto sui piazzoni, pertanto le abbiamo lasciato una bella eredità che lei potrà nei prossimi anni attivare. Chiaramente il voto sarà contrario, potrei raccontare, siccome ho 2 minuti, anche la storia della strada di Sant'Augusta, ma te la racconterò a parte così rideremo insieme senza far ridere tutti quanti qui dentro. Il voto della Lega Nord sarà sicuramente contrario perché è stato fatto un buon lavoro, però 60 pagine date 5 giorni prima del Consiglio Comunale, le dico chiaramente che non l'ho letto tutto, pertanto quello che ho visto non mi ha soddisfatto e voterò contro. Grazie. Mi chiede la parola il sindaco per un brevissimo ultima delucidazione, prego. Sì, per quanto riguarda Piazza Meschio di fatto aveva già risposto il vice sindaco nell'interpellanza, in risposta all'interpellanza del consigliere Sant'Antonio, dicendo che l'amministrazione ha aderito a un accertamento tecnico preventivo per capire lo stato dell'arte e rientrare appena possibile in possesso del luogo. Per quanto poi riguarda l'ulteriore specifica osservazione del collega Sant'Antonio, questo tipo di relazione non prevede una modalità ben precisa, cioè non c'è scritto bisogna indicare percentuali eccetera. Capisco che la sua formazione culturale e professionale lo porti, essendo uno statistico se non ricordo male, a collocare tutto nei numeri. Altre formazioni, cioè se uno sta scrivendo un brano di musica non va a percentuale, tanto per essere chiari, quindi ci possono essere modalità di lettura diverse, è tutto qui. Grazie. Sì, anche il segretario mi chiede per una precisazione tecnica, prego.
Dottor Spessotto. Sempre rispondo al consigliere Sant'Antonio. Come diceva il sindaco adesso, mi riferisco agli aspetti tecnici ovviamente, non c'è una modalità tecnica di stesura della relazione previsionale e programmatica e della verifica dello stato attuazione dei programmi conseguente. Tenga presente che questa è l'ultima volta che si fa in questo modo, perché adesso c'è una nuova normativa che magari semplificasse, purtroppo articola ancora più pesantemente questo documento. Questo documento verrà sostituito con la nuova normativa, che è parte integrante dell'armonizzazione contabile, dal DUP, documento unico programmatico, che andrà presentato separatamente in Consiglio e poi approvato e di nuovo aggiornato insieme al bilancio. Ne è prevista un'articolazione che è ancora molto più complessa. E tanto per darvi un'idea, Conegliano è uno degli enti sperimentatori e il documento è composto, mi pare, di circa 700 pagine. Così, tanto, 5 giorni di primato di consigliere. tanto per darvi... No, per dire, da 60 a 700. Quindi ho solo dato un elemento tecnico perché prossimamente dovremo affrontare questo argomento, però l'anticipazione in termini così di dimensione dell'elaborato è questa. Questi sono gli obblighi normativi. Come hanno strutturato il DUP è deciso da Roma, quindi non c'è, diciamo così, un aspetto di discrezionalità tale da poter ridurlo in termini molto semplici, come francamente piacerebbe anche a me, e condivido le sue considerazioni sulla necessità di maggior stringatezza. Chiedo scusa, ma... Grazie. Allora, vedo che non ci sono altri interventi, quindi se non ci sono dichiarazioni di voto io metto in votazione il punto all'ordine del giorno. Siete d'accordo? Bene, allora relazione previsionale e programmatica RPP, stato attuazione dei programmi esercizio, approvazione. Metto in votazione favorevoli, contrari, astenuti. Allora 4 contrari, 1 astenuto, e 4, 1, 5, astenuto Saracino, 1 astenuto, e 11 favorevoli, manca 1, 16, 4 più 1, 5 più 11, 11 favorevoli, 1 astenuto, 4 contrari. Sì, vi pregherei di abbassare i cartelli, perché altrimenti sono costretto da regolamento a farvi allontanare. Allora, l'assessore Denardi nelle sue comunicazioni... Scusa? Ah, avete ragione, ecco, e qua chiedo scusa, nella fretta di andare avanti dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità della delibera, quindi favorevoli, contrari, astenuti, 11 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Assessore Denardi, a lei la parola. Prima il consigliere Pusocco ha fatto riferimento alla questione relativa ai richiedenti asilo, che so essere sempre al centro delle attenzioni anche cittadine. Vi aggiorno sul numero dei richiedenti asilo presenti, che al di là di quanto eventualmente dovesse essere emerso sulla stampa negli ultimi giorni, sono a oggi, perché diamo sempre il dato seduta stante, diciamo, sono 110 al CEIS e 30 alla Caritas. Altra comunicazione è relativa al... Prego? Sembra che nella mia risposta lei abbia detto che sono 70 in attesa di risposta. 70? Quindi c'erano avuto... I richiedenti asilo presenti al CEIS, ho detto io adesso. Quindi sono richiedenti asilo. La risposta che lei mi ha dato, che io
No, allora, richiedenti asilo sono quelli che voi chiamate profughi. Tutti. Non sono nell'elenco di quelli presenti nel centro. Dopo, cioè sono persone che hanno, come un qualsiasi altro titolo, andare dove vogliono. Possono alcuni che per informazioni assunte sono in Puglia. Sì, ovviamente non è che il comune di Vittorio Veneto li insegua dove vanno. Per cui un conto è un richiedente asilo e un conto è una persona che ha ottenuto la protezione internazionale. I richiedenti asilo presenti nelle due strutture sono 110 al CEIS e 30 alla Caritas. 110. Come mai? Allora, Assessore, la pregherei ad andare oltre con la sua risposta. Altra questione. Assessore, prego. 180 ho provato con la calcolazione, 180 e mezzo. Vai Barbara. Allora. Invito l'assessore Denardi a continuare perché è importante quello che sta per dirci. Grazie. Allora, l'altra comunicazione è quella relativa al rilascio del campo sportivo in località Costa. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 51 del 17 marzo 2015 è stato approvato, previa condivisione da parte della SD Giovani Vittorio Veneto e della SD Calcio Femminile Vittorio Veneto, lo schema di convenzione da sottoscrivere per la gestione del campo sportivo di proprietà del Comune di Vittorio Veneto ubicato in via Palmanova, Vittorio Veneto, e che prevedeva la gestione congiunta da parte delle due società sportive del campo. Successivamente all'approvazione della delibera, tuttavia, perveniva una diffida a firma del legale dell'associazione ASD Giovani Vittorio Veneto, con la quale si lamentava la presunta illegittimità di alcune clausole contrattuali in rapporto agli interventi realizzati nel tempo dai volontari dell'associazione medesima, dell'impianto sportivo in oggetto e dell'affidamento ingenerato nell'associazione a seguito della gestione pluridecennale dell'impianto. Venivano quindi effettuati alcuni incontri tra il legale dell'associazione SD Giovani Vittorio Veneto, l'ufficio legale e l'ufficio sport del comune per tentare di divenire una soluzione condivisa dell'avvertenza che portasse all'approvazione da parte della giunta comunale di uno schema di convenzione aggiornato che tenesse conto delle richieste svolte dall'associazione senza pregiudicare le ragioni dell'associazione calcio femminile. Rimaneva in tale frangente da predisporre un verbale di consistenza che nelle intenzioni della SD Giovani Vittorio Veneto avrebbe dovuto evidenziare le opere realizzate dal Comune e quelle realizzate dall'associazione all'interno del campo sportivo. Fatte le necessarie verifiche con gli uffici tecnici comunali è emerso che il Comune, successivamente all'affidamento della gestione del campo all'allora UP Costa nel 1979, aveva effettuato, oltre alla realizzazione degli spogliatoi, i lavori di sistemazione del terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, la recinzione lato strada, nonché provveduto all'acquisto del materiale per i lavori di completamento della recinzione, poi questi sì, svolti dai membri dell'associazione, in tutto per un importo complessivo di circa 18 milioni, 17.995.352. In ragione di ciò il Comune non avrebbe mai potuto sottoscrivere lo stato di consistenza nei termini auspicati dalla SD Giovani Vittorio Veneto, che sosteneva di aver integralmente provveduto alle manutenzioni e alle migliorie in medio tempo intervenute sul campo. Con nota del 4 giugno 2015 l'amministrazione comunale chiedeva di incontrare il legale rappresentante della SD Giovani Vittorio Veneto al fine di definire l'avvertenza, significando che, non essendo stata ancora sottoscritta la convenzione, il campo di calcio non poteva essere utilizzato, ma tale nota rimaneva priva di alcun riscontro. La convenzione di cui alla delibera di giunta veniva in tale contesto sottoscritta a mezzo PEC dalla SD Giovani Vittorio Veneto. In data 9 giugno 2015, inspiegabilmente però, veniva notificato un ricorso al TAR della SD Giovani Vittorio Veneto, col quale veniva eccepita l'illegittimità di alcune cause contrattuali di cui allo schema di convenzione stesso, quello approvato con la richiamata deliberazione numero 51 del 2015, oltre al risarcimento del danno. Essendo conseguentemente venute meno le condizioni per l'affidamento condiviso dell'impianto sportivo, anche in ragione di intervenuti dissidi fra le due società, con deliberazione giuntale 182 del 2015 si è provveduto in data 20 ottobre 2015
alla revoca della predetta deliberazione numero 51 del 17 marzo. Nelle more dell'avvio della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento esterno della gestione del predetto campo sportivo, ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015 numero 8, si riteneva di provvedere a un affidamento temporaneo del suddetto impianto fino al 30 giugno 2016 a una delle due società sportive sopraindicate che a diverso titolo nel pregresso avevano utilizzato il terreno di gioco, al fine da un lato di non pregiudicare lo svolgimento delle attività sportive e dei campionati di calcio già programmati, dall'altro di consentire l'attuazione della manutenzione ordinaria e la conservazione in buono stato dell'impianto. Nell'analisi della situazione si prendeva atto della nota di data 21 settembre 2015, pervenuta il 23, della SD Calcio Femminile di Vittorio Veneto, nella quale si confermava la richiesta di affidamento della struttura in oggetto, garantendo l'uso gratuito, senza quindi nessuna richiesta di compenso economico, sto leggendo testualmente, della struttura alla SD Giovani Vittorio Veneto secondo le loro abituali modalità d'uso, vedi orari di utilizzo dell'anno scorso, precisando di aver, sempre parole testuali, concordato con la federazione di alternare anche le partite di campionato di esordienti giovanissime, in modo che non ci siano concomitanze di utilizzo del campo per le partite del sabato e della domenica mattina. Si prendeva inoltre atto della nota di data 29 settembre 2015, pervenuta il 1 ottobre 2015, della SD Giovani Vittorio Veneto, nella quale si richiedeva l'affidamento del campo sportivo alle seguenti modalità, cito testualmente: 1. La durata della gestione terminerà con la stagione agonistica 2015-2016 e quindi il 31 luglio 2016. Alla scadenza del precedente affidamento si rende disponibile ora per allora al proseguo della gestione nei modi e nei termini che verranno concordati. La scrivente associazione per la gestione 2015-2016 rinuncerà ai contributi precedentemente determinati dal Consiglio Comunale relativamente all'operazione di sfalcio e semina del Marto Boso. Sarà garantito per la stagione 2015-2016 l'utilizzo pomeridiano gratuito del campo da gioco a favore dell'associazione SD Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto per un totale di circa 12 ore settimanale. Quest'ultima provvederà però a proprie cure e spese alla gestione ordinaria del campo da gioco durante le ore di utilizzo, esonerando la SD Giovani Vittorio Veneto, ad esempio, al rifacimento delle linee, allo spostamento delle porte, eccetera. La SD Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto rimborserà le spese che verranno eventualmente sostenute dalla SD Giovani Vittorio Veneto durante le ore loro assegnate. La SD Giovani Vittorio Veneto si impegna al ritiro del ricorso avverso codesto spettabile comune, finalizzato a una transazione bonaria con affidamento stagionale dell'area di gioco di cui è il precedente punto 1. Va quindi considerata alla luce di quanto appena detto che la SD Giovani Vittorio Veneto non ha garantito la fruizione gratuita del campo di gioco alla SD Calcio Femminile, come espressamente richiesto dal Comune, ma è chiesto che venissero rimborsate le spese eventualmente sostenute da SD Giovani Vittorio Veneto a differenza di quanto dichiarato dal calcio femminile. SD Giovani Vittorio Veneto, pur essendosi a ciò impegnata, non ha a tutt'oggi ritirato il ricorso attualmente pendente avanti il TAR Veneto avverso la delibera 51 del 2015. SD Calcio Femminile conta oltre 100 atlete tesserate, uno staff tecnico di 40 persone e il numero di squadre pari a 5, prima squadra primavera, giovanissime esordienti, piccole amiche, come risulta dalla comunicazione della medesima associazione del 2 settembre 2015. Il numero superiore quindi alla SD Giovani Vittorio Veneto, che conta circa 40 tesserati, piccoli amici, pulcini e esordienti con 3 allenatori. Come comunicato dalla medesima associazione in data 21 ottobre 2014. Non può essere ignorato il fatto che SD Calcio Femminile sia stata promossa in Serie A nel campionato nazionale, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi e benefici per la città di Vittorio Veneto, ma non detiene allo Stato un campo di calcio su cui allenarsi con continuità. Il Comune non può assegnare l'impianto all'associazione a cui è in essere un contenzioso. SD Giovani Vittorio Veneto ha di fatto beneficiato del campo di calcio a far data dal mese di gennaio 2015 pur non avendone titolo. SD Giovani Vittorio Veneto beneficerà comunque del campo gratuitamente, così come garantito dalla SD Calcio Femminile, ragione per cui nessun pregiudizio può lamentare rispetto alla precedente attività svolta. SD Calcio Femminile potrà godere di un campo di calcio su cui organizzare i propri allenamenti e le partite di federazione senza pregiudicare i diritti degli altri utenti. Nonostante l'affidamento ingenerato anche dalle trattative poste in essere tra le associazioni interessate, SD Giovani Vittorio Veneto ha sostituito le chiavi di accesso all'impianto senza informare il Comune, pregiudicando in tal modo l'utilizzo del campo da parte del calcio femminile.
Le dispute tra le due associazioni in merito all'utilizzo del terreno di gioco sono idonee a pregiudicare l'andamento dei campionati, cui partecipa la società calcio femminile, con inevitabili negativi risvolti sulla società sportiva e sulla città. Stante le esigenze sopra evidenziate, con deliberazione della Giunta Comunale 185 del 22 ottobre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato deciso di affidare la gestione del campo di calcio di via Palmanova alla SD Calcio Femminile Vittorio Veneto con decorrenza immediata fino al 30 giugno 2016. Col medesimo provvedimento è stato garantito all'SD di poter continuare a fruire gratuitamente del campo da gioco fino alla scadenza del 30 giugno 2016, ovviamente stiamo parlando della SD Giovani. Con nota del 22 ottobre 2015, anticipata a mezzo mail, è stato chiesto alla SD Giovani Vittorio Veneto di riconsegnare le chiavi di accesso all'impianto sportivo, al più tardi il giorno successivo al ricevimento della comunicazione medesima. In data 22 ottobre 2015 il Presidente della SD Giovani Vittorio Veneto si metteva in contatto col Comune per la riconsegna delle chiavi del campo sportivo di via Palmanova, facendo presente che nel weekend vi erano già 2 partite di calcio di campionato in calendario. Sentito nel merito l'SD Calcio Femminile, è stato proposto di rimandare al lunedì successivo, quindi il 26 ottobre, il passaggio delle chiavi del campo, invitando la società SD Giovani Vittorio Veneto e il calcio femminile a concordare con l'ufficio patrimonio la consegna e il ritiro delle chiavi. Al 28 ottobre 2015 il campo di calcio continuava a essere detenuto e utilizzato senza titolo alcuno da parte della SD Giovani Vittorio Veneto, che aveva, come detto, anche cambiato la serratura per l'accesso all'impianto, inibendo alla SD Calcio Femminile l'utilizzo dello stesso e recando un pregiudizio all'associazione che da mesi confidava di poter disporre dell'utilizzo del campo di calcio in parola. L'immobile occupato, in quanto impianto sportivo pubblico di proprietà comunale, rientra tra i beni patrimoniali indisponibili al Comune di Vittorio Veneto e allo stesso è impossibile accedere e consentire la pubblica fruibilità in conseguenza della condotta della SD Giovani Vittorio Veneto. È invece interesse del Comune di Vittorio Veneto restituire alla fruibilità della collettività il campo da gioco, al fine di garantirne la massima fruibilità vista la carenza di impianti sportivi insufficienti a soddisfare le esigenze delle numerose associazioni. Il Comune di Vittorio Veneto deve tutelare il proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 833 Codice Civile, ottenendo la riconsegna del campo sportivo comunale di via Palmanova a costa e riservandosi ogni altra azione legale di natura risarcitoria in conseguenza della mancata disponibilità dell'immobile e di natura tributaria. È stato quindi con ordinanza di data 28 ottobre 2015 imposto alla SD Giovani Vittorio Veneto, in persona del suo presidente pro tempore, la consegna delle chiavi di accesso all'immobile destinato a campo di calcio in via Palmanova, località Costa, di cui è già stata chiesta la restituzione nel termine di 2 giorni dal ricevimento della stessa. A tal proposito si riporta testualmente la relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia Municipale in seguito all'effettuazione della notifica dell'ordinanza in parola. Alle ore 16 la pattuglia si portava al campo di calcio sito in via Palmanova per eseguire una notifica a una responsabile della società sportiva SD Giovani Vittorio Veneto. Gli agenti entrati nell'impianto si fermavano all'ingresso degli spogliatoi dove venivano raggiunti da un allenatore che, spiegati i motivi della presenza, si rifiutava di ricevere qualunque atto. Mentre gli agenti stavano per uscire dal cancello venivano fermati dal signor Alessandro Artuso, presente in quel momento, il quale forniva spontaneamente il numero telefono del vicepresidente Denardi Cristian. Sentito telefonicamente, questi diceva di trovarsi nel Bellunese e di non poter essere presente prima delle 18:30 e a sua volta forniva il numero di telefono del presidente Pizzol Davide. Il signor Pizzol rispondeva di trovarsi a Pieve di Solivo per lavoro e di poter raggiungere il campo per le 18:30. Gli agenti tornavano in via Palmanova alle 18 e venivano raggiunti ancora per strada dal signor Dus Dario, il quale si qualificava come segretario della società sportiva e si rendeva disponibile a ricevere la notifica che veniva quindi eseguita nel parcheggio fuori dal campo sportivo. A meno che qualcuno non intenda sostenere che nella relazione ora riportata gli agenti hanno attestato il falso, non risulta essere intervenuta alcuna interruzione degli allenamenti. E quanto ai racconti dai toni apocalittici emersi sulla stampa odierna, fatti tra l'altro da un soggetto che, a quanto viene dalla relazione, non risultava neanche presente ai fatti, l'invito della Giunta è una maggiore serietà nella diffusione e nel commento delle notizie, con una almeno basilare verifica dei fatti.
La strumentalizzazione di vicende pro domo sua è una pratica purtroppo assai diffusa ma deleteria e inaccettabile. Riservandoci ogni azione a tutela dell'onorabilità dell'ente e del suo personale, speriamo di non dover più assistere a atteggiamenti simili. Grazie Assessore. Allora, non possiamo, vi chiedo scusa, ma non possiamo interloquire ci sono delle regole che dobbiamo rispettare. Io considererei chiusa questa comunicazione e quindi andrei avanti con l'ordine del giorno. Al punto numero 5 però non siamo neanche registrati. Credo che un'amministrazione comunale debba trovare gli equilibri tra queste due società. Io penso solo a questo perché penso che sia da una parte che dall'altra ci siano un servizio sociale che viene fatto alla comunità con i giovani che è meritevole. Consigliere D'Arè, credo che tutti condividiamo la sua opinione, tant'è vero che l'amministrazione ha fatto di tutto perché il campo sia usufruibile da parte di entrambe le società, pariteticamente. Punto numero 5, istituzione ufficio tecnico di avvocatura pubblica, approvazione. Signori, non possiamo interloquire in questo modo, non è questione di maleducazione. Allora, questa è in effetti la risposta alla domanda di attualità. Avevamo sforato i termini delle domande di attualità, abbiamo risposto come comunicazione dell'assessore Denardi, spiegata dettagliatamente, quindi... Dicendo falsità, questo è grave e lo accerteremo. Allora... la parola al consigliere Fasan. È una cosa semplice, sai. Scusate perché qua mi fate andare anche in confusione. Allora, Barbara Denardi, a lei la parola per la spiegazione di... Allora, la cancello perché mi sono sbagliato. La parola è all'assessore Denardi. Lei aveva detto che appena arrivava l'assessore Denardi mi passava la parola della mia domanda d'attualità. Questo era il mio accordo. Allora, assessore Fasan, siccome... Allora, assessore Fasan, la domanda di attualità... Abbiamo risposto di fatto alla sua domanda di attualità. Le domande di attualità hanno un tempo massimo di 10 minuti che abbiamo superato all'inizio del Consiglio Comunale. Non mi sembra di essere andato fuori delle regole del regolamento, ma assolutamente. Basta col circo, dai. Allora... Consigliere, in ciascuna seduta il tempo destinato alle domande di attualità non può eccedere i 10 minuti, punto. Gli accordi era che l'assessore rispondeva di fatto alla sua domanda di attualità come ha fatto in modo dettagliato. Allora, assessore, do a lei la parola per... C'era Marco Dus, c'è una novità su questo punto all'ordine del giorno. Sì. Consigliere Dus, prego. Ecco, grazie. No, in merito a questo punto dell'ordine del giorno, in analogia con quanto avverrà poi col secondo punto dell'ordine del giorno, cioè con il SUA, considerato quanto è avvenuto nel Consiglio Comunale di ieri a Conegliano, ritengo che sia opportuno ritirare questo punto legato all'avvocatura per omogenizzare poi i testi, perché se naturalmente Conegliano poi modificherà l'accordo, anche noi dovremo ritrovarci, per cui fare il lavoro 2 volte. Allora,
so se vuoi spiegare il consigliere Dusso o spiego io. Sì, lo spiega, io credo che è meglio che lo spieghi tu. Sì, è una... sì. Prego, Barbara. Vi spiego, faccio una premessa. Ma gli ho spiegato, ma se te l'ho spiegato... Chiarissimo. Non sappiamo, mica Va bene, vabbè, aspetta fuori, non lo so. Consigliere Darè, se attende un secondo spiego io l'antefatto rispetto alla richiesta del consigliere Dus, che pensavo vabbè, è andato fuori, spiego agli altri consiglieri che qualora non lo sapessero. Un po' più distante. Prego? No, agli altri consiglieri qualora non lo sapessero e al pubblico perché non lo sa, quello sicuramente. Il punto numero 5 era relativo all'istituzione di un ufficio di avvocatura unica pubblica per i comuni sia di Conegliano sia di Vittorio Veneto. Il comune di Conegliano, che ieri ha svolto il proprio consiglio comunale, che doveva approvare come il consiglio comunale di Vittorio Veneto la relativa delibera, ha ieri per la presenza di richieste di emendamento ritirato la proposta all'ordine del giorno, che verrà presentata successivamente. Riassumendo, il consigliere Dus rilevava che qualora venisse approvato un testo nel Consiglio Comunale di Vittorio Veneto e lo stesso, ovviamente le due convenzioni devono essere sottoscritte nel medesimo testo, e Conegliano volesse poi effettuare delle modifiche, vi ritrovereste a dover riapprovare eventualmente, qualora venissero concordate, le modifiche introdotte dal Consiglio Comunale di Conegliano. Interpreto l'indicazione del consigliere Dus come una richiesta di concordare con Conegliano eventualmente modifiche al testo qualora si ritenessero corrette anche da parte nostra, e quindi riproporre eventualmente appunto all'ordine del giorno. Spero di aver interpretato correttamente. Punto numero 5. Allora, mi sembra molto chiaro. Metto in votazione la proposta del consigliere Dus di ritirare il punto, è uscito da Re e Saracino, quindi siamo in 14. C'è una richiesta del... Va bene, Fasan, prego, a lei la parola. Allora, sono d'accordo nel ritirare questo punto all'ordine del giorno, ma non perché stiamo aspettando Conegliano, anzi io pensavo che quando arrivano le carte in Consiglio Comunale ci sia un accordo fra le parti, se no di cosa stiamo parlando. Io dico che deve essere ritirato perché nella commissione consigliare il consigliere della Lega Nord, Tony Darè, non è stato convocato. Pertanto noi non siamo informati di niente su questo punto all'ordine del giorno. Allora, cosa dice segretario, cosa dice il regolamento in questo caso? Che se la commissione non è stata attivata nelle sue funzioni, il punto deve essere ritirato, a mio parere. La ringrazio. Prego, segretario. Finisce, vuoi prima parlare lei? Aspetta che andiamo nell'ordine. Consigliere Sant'Antonio. No, solo una precisazione. Non mi sembra che l'assessore De Nardi abbia risposto al quesito di Darè. Cioè, la motivazione per cui Conegliano non ha votato è stato ritirato. È stato ritirato. Si sa, la motivazione è stato ritirato per chiarimenti. Forse. Cioè, avete può... un'idea di che tipo di chiarimenti? Cioè, perché evidentemente non veniva votato, forse. Boh. Vabbè, non si sa. Ok, ci informeremo con Conegliano. L'unica indicazione ulteriore posso darvi è che l'avvocato Brugioni, che è componente del Consiglio Comunale di Conegliano, aveva proposto in sede di commissione un emendamento meramente formale relativo al regolamento per i compensi del Comune di Vittorio Veneto, ma che non integrava, cioè non spostava di fatto per nulla
la struttura della convenzione sostanzialmente. Oltre a questo... Consigliere Dus, no, prego. sì, per rispondere un attimo a Fasan, siccome lei ha detto che i membri della Commissione non sono stati informati, io vorrei chiedere a Sant'Antonio se lei è stato informato, visto che è membro della Commissione. Che c'era la Commissione. Ah, ok, quindi i membri della Commissione sono stati informati. Darè? Consigliere Darè, nel microfono se vuole. Dai, basta. Consigliere, puoi risparmiare il dipendente pubblico che non faccia gli straordinari, oppure va benissimo fare gli eventi delle commissioni e poi facciamo fare gli straordinari ai dipendenti pubblici, no? Allora, tutto il giorno che ti lamenti che facciamo fare gli straordinari. Alle 17:30 del lunedì il dipendente non lavora più, per cui deve fare lo straordinario, ok? Allora siamo d'accordo che l'amministrazione faccia fare gli straordinari in maniera cospicua ai dipendenti. No, è in contraddizione a quello che lei sostiene quotidianamente, sa, non è che dico altro. Dico che se le commissioni non hanno la partecipazione, penso che vengono fatte, le aboliamo, punto. Stop. Io faccio una commissione e l'ho convocata 2 settimane prima e lei comunque non ha partecipato. Comunque allora consiglieri, stop un attimo, andiamo per ordine, vi prenotate e parlate come è avete già fatto 2 interventi o 3. Allora, votiamo il ritiro. Metto in votazione il ritiro del punto all'ordine del giorno. Un attimo. Allora, l'unico che deve ancora parlare, che sia correttamente prenotato, è il consigliere Carnelos. Dunque, prego. Non riesco a capire più nulla. Allora, veniamo all'obiezione di Fasan. Allora, se i membri della Commissione non sono stati convocati, gli uffici verificheranno ed è un dato evidente che quindi viene a fagiolo questo rinvio, che nell'ipotesi in cui effettivamente, come lei ha detto, il consigliere che ha diritto di partecipare alle commissioni non è stato effettivamente avvisato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, è evidente che la commissione verrà convocata. Questa è una questione. Se invece la diatriba sorge sull'ora della commissione, qui è evidente che siamo tante teste e a qualcuno va bene alle 2, a qualcuno, a me alle 5 rompe le scatole perché mi rompe il pomeriggio di lavoro, se è alle 7 pure mi andrebbe bene dopo le 8, oppure alle 7 di mattina. Qua il problema è un altro. Da che mondo è mondo, il Presidente, sentendo la disponibilità degli uffici, convoca la Commissione. Fra l'altro, delle volte avviene anche che i vari Presidenti, intendo dire, contattano i membri per verificare la disponibilità e vi confesso che credo sia davvero difficile trovare la compatibilità di tutti. E su questo però, vedete, mi offre il destro in questa sede, vedete, siamo vituperati, chi fa politica, chi fa amministrazione, e è bene dire che siamo sempre disponibili tutti, compatibilmente ovviamente con gli impegni, che siano maggioranza, minoranza, bianchi, rossi, celesti. Diciamolo alla città che ci siamo,
Diciamo che facciamo le corse mortali per essere presenti e non c'è pagamento. Perché vedete, c'è anche la leggenda metropolitana che ci coprono d'oro, che Robin, e qua mi piace dirlo proprio perché è una mozione degli affetti che non va alla mia parte, ma va nella dignità che tutti insieme stiamo facendo. Non becchiamoci sulle 2, 2,5 e 3,5. Diciamolo chiaramente che per quanto ci compete siamo al servizio della città. Certo, ciascuno con i nostri pregi e con i nostri difetti, ma va assolutamente smontata l'idea che qui non si faccia nulla. I consiglieri sono sempre a disposizione. E scusatemi, e qui termino. C'è l'altra questione di Conegliano. Caro consigliere Sant'Antonio, lei ci vuole far sibilla cumana, non sappiamo per quale motivo Conegliano, anche perché sono litigiosi anche lei, anche là. Fra l'altro, se l'imbeccata del consigliere Denardi è esatta, è evidente che c'è qualche beguccia fra la destra di Conegliano. Se sta della Brugioni, si informi lei, casomai, lei che è sodale con quella parte politica, telefoni al suo segretario di Forza Italia di Conegliano e domandi come mai, cos'era, che nella bozza che era stata concordata, scusi? Ah, grazie, se mi fa parlare. Benissimo, grazie. Potrà capire per quale motivo quella bozza che era stata concordata, probabilmente, giustamente, ogni consiglio comunale, ogni giunta è sovrana, sarà sorto qualche problema, qualche emendamento da fare. È evidente che venuti a conoscenza di questo sarebbe davvero come stolto approvare una convenzione che non sappiamo se sarà uguale a quella che Conegliano farà, se verrà accettato gli emendamenti che qualcuno al loro interno ha fatto. Fermo restando, quello dico, che se per ipotesi effettivamente nella commissione un consigliere non fosse stato legittimamente e formalmente convocato, questo rinvio consente tranquillamente di ripetere la commissione. Grazie. Una precisazione da parte del segretario comunale. Il consigliere Darè mi telefonò ponendomi il problema. Ho presto chiarito che questo mi pare fosse lunedì mattina, se non ricordo male. Sì. Sì. Ringrazio perché anche questo l'avevamo chiarito al telefono, ringrazio per la sua onestà intellettuale che l'ha precisato. Qui non era neanche strettamente necessario, ma a parte questo era stato consegnato, non era stata fatta la mail, però l'ufficio aveva ritenuto di fare di più consegnando il cartaceo direttamente sabato, se non ricordo male, venerdì o sabato, al domicilio che aveva indicato il consigliere. Però non aveva avuto occasione di, mi pare, di vedere il materiale, non aveva visto l'email, non aveva visto, diciamo, che di fatti gli ho girato poi io lunedì, quindi da un certo punto di vista formalmente la comunicazione è stata fatta, non è stata fatta la mail, semplicemente. Nel senso che il materiale è stato messo a disposizione perché l'ufficio dice poi i consiglieri mi chiedono il materiale perché mi dicono non gli basta l'email della convocazione dove non hanno la disponibilità del materiale relativo a quanto viene trattato in commissione. Quindi ha ritenuto di far cosa, diciamo così, giusta e di dare un maggior servizio consegnando per tempo il materiale a domicilio. Tutto qua. Poi è stato chiarito, ma il problema mi pare fosse l'orario e su questo mi pare vi siete già confrontati.
Andiamo avanti con le prenotazioni. Consigliere Darè, prego. No, credo su questo punto di avermi già espresso. L'unica mia risentimento viene fatto proprio per l'orario, che farla a mezzogiorno ci siamo tutti, all'una, cioè perché farla alle 2 vuol dire rovinare, cioè io non posso venire se avvisato in tempo e organizzarmi, altri non lo possono fare perché sono dipendenti, quindi è solo per questo, se no si fa meno a fare la commissione, punto e basta. Questa tra l'altro non era neanche necessaria e dovuta, ma io invece vorrei parlare sul punto 5, Conegliano, l'accordo Conegliano-Vittorio Veneto, cioè se l'amministrazione di Conegliano e l'amministrazione di Vittorio Veneto trovano la quadra su quello che è diciamo il punto dell'ordine del giorno, perché non fare un consiglio comunale congiunto con un monotematico, punto e basta, si fa assieme anche per avvicinare le due comunità a quello che può essere, se si vuole, attenzione. Però se ci sono problemi che all'interno di Conegliano mi pare di aver capito ci siano delle difficoltà nell'approvarlo, cioè non è colpa sicuramente del sindaco di Vittorio Veneto, della giunta, dei consiglieri di maggioranza e minoranza, insomma, però facciamolo magari quando le cose sono definite, facciamo a meno a metterlo all'ordine del giorno. Grazie. Consigliere Sant'Antonio, prego. No, per ribadire il concetto delle convocazioni delle commissioni, voglio dire, qua non c'è la cattiva volontà da parte di nessuno di non venire, perché mi sembra che nelle altre, se uno è mancato una volta o 2 volte è proprio per problemi di orario. Mi sembra che nelle altre commissioni dove magari il Presidente, facendo un atto di cortesia, telefona e cerca di mettere d'accordo le persone non siano mai mancate, ecco. Comunque vedete quello che potete fare di meglio. Beh, io non lo so, io dico che la persona che lo sta facendo probabilmente fa un atto di cortesia e poi ha successo, perché evidentemente riesce a far partecipare le persone, tutto qua. Allora andiamo nell'ordine. Consigliere Botteon, prego, a lei la parola. Sì, molto brevemente, solo per ricordare, siccome ero consigliere anche quando Antoni Darè era sindaco di Vittorio Veneto, che non mi è mai arrivata prima una telefonata di accordo per una qualche commissione consigliare, mi è sempre arrivata la convocazione spesso la mattina o il pomeriggio in qualsiasi ora del giorno, quindi primo pomeriggio. Ora con il Partito Democratico che amministra la città stiamo cercando come presidenti, io sicuramente lo faccio, ma so che lo fanno anche gli altri, di mettersi d'accordo, di trovare gli accordi con gli altri, quindi sicuramente c'è stato un miglioramento dei rapporti con i membri delle commissioni rispetto alla precedente amministrazione. Basta, metto in votazione. Ma Fasan ha parlato 3 volte, non so, parliamo 4 volte, dobbiamo votare la proposta di ritiro della mozione. A questo punto metto in votazione il ritiro, cioè la proposta di Marco Dus sul ritiro del punto numero 5 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 11 favorevoli, 1 contrario, 4 astenuti, 11 e 1 12 e 4 16. Contrario Saracino. Punto numero 6. Favorevoli 11. Rinvio del punto all'ordine del giorno. Rinvio. Bene. Cerchiamo di essere più ordinati, perché sinceramente anch'io mi trovo in difficoltà quando ci sono tutti questi colloqui fuori microfono. Adesso cercherò di andare più con ordine. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Costituzione di una stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, tra i comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto. Approvazione schema di convenzione. La parola all'assessore Turchetto, prego. Sì, grazie Presidente. Allora,
cercherò di sintetizzare brevemente i contenuti di questo schema di convenzione. Quindi la premessa è che dal prossimo 1° novembre l'affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori sarà possibile solo attraverso le centrali di committenza. Tra le centrali di committenza può essere annoverata anche la stazione unica appaltante, cosiddetta SUA. Si è quindi valutata l'opportunità di costituire una stazione unica appaltante attraverso un'apposita convenzione con il Comune di Conegliano, atteso che i comuni limitrofi avevano già aderito a quella istituita dalla provincia di Treviso, che questo ente dal 1° novembre non avrebbe più potuto provvedere in maniera autonoma alle gare. Questo ente sarebbe ovviamente il Comune di Vittorio Veneto. Si sono quindi tenuti vari incontri, sia in sede politica che tecnica, per la stesura di una proposta di convenzione condivisa dai due comuni. È stato quindi elaborato un testo che questa sera appunto viene sottoposto alla vostra approvazione, che prevede la costituzione della SUA tra i comuni di Vittorio Veneto e di Conegliano su un piano di parità tra i due enti. La SUA svolgerà quindi tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dei due comuni per importi superiori ai 40.000 euro. Per gli importi inferiori ogni ente procederà autonomamente, in quanto ciò è consentito appunto dalla normativa. Lo schema di convenzione prevede che la sede della SUA per il primo biennio sia presso la città di Vittorio Veneto e per il biennio successivo presso la città di Conegliano. Sempre per il primo biennio il dirigente della SUA è nominato dal sindaco di Vittorio Veneto, previo accordo concerto con il sindaco di Conegliano. La durata è di 4 anni, rinnovabili alla scadenza. E si tratta appunto di una convenzione aperta anche all'adesione di altri enti, adesione che sarà valutata dai comuni sottoscrittori previa eventuale riorganizzazione e o adeguamento delle risorse professionali adibite alla SUA. Grazie. Consigliere Sant'Antonio, a lei la parola. Volevo fare una domanda relativamente a questo filo diretto tra Vittorio e Conegliano, capire qual è la strategia che sottende in buona sostanza questa SUA tra Vittorio e Conegliano, visto che Vittorio poteva anche aderire alla SUA come hanno fatto altri comuni verso la provincia di Treviso. Cioè, come mai è stata scelta questo binomio Vittorio Conegliano e non l'adesione al, chiamiamolo, consorzio di Treviso? Forse è il caso di fare il giro, perché ci sono altre sollecitazioni da parte dei consiglieri, altre richieste di intervento. Rispondiamo a questo perché è significativo, credo. Sì. Ma, diciamo che i tempi presso la provincia di Treviso per avere perché un appalto trovi esecuzione da parte di un altro ente, da parte di un altro comune, sono tempi molto lunghi. Tutti i comuni piccoli, quasi tutti i comuni piccoli hanno aderito appunto alla stazione appaltante della provincia di Treviso, per cui si è creata una grossa mole di lavoro presso la provincia stessa e quindi i tempi per avere l'esecuzione di un appalto sono effettivamente molto lunghi. La strategia comunque è quella di cercare di mettere assieme le risorse migliori e le professionalità migliori in questo campo che ci sono e che stanno appunto all'interno di questi due comuni, di queste due amministrazioni. Sono le due città della Sinistra Piave, sono gli unici due enti che hanno una struttura amministrativa di un certo in grado di avere le professionalità per poter svolgere per poter affrontare questa materia in maniera efficace. È una materia in continua evoluzione, è una materia molto complessa, molto delicata, per cui bisogna avere sicuramente del personale qualificato, aggiornato, e quindi la strategia vincente da questo punto di vista è stata individuata proprio nell'unione
nell'unione tra Vittorio Veneto e Conegliano, delle forze di Vittorio Veneto e Conegliano in questo campo, andando a costituire appunto una stazione unica appaltante su base paritaria, perché questo è molto importante. I due comuni stanno su base paritaria, non c'è un ente capofila, ma entrambi i comuni sono su base paritaria. Questa è un po' la strategia che abbiamo individuato. Prima di dare la parola al consigliere Maset, ci sono altri, purtroppo lei è sul microfono del consigliere Maset, mi deve perdonare. Ci sono altri primi interventi? Consigliere Darè? Lei ha detto paritaria, cioè nel senso che può spiegare come funziona, cioè i due uffici lavorano assieme, il personale lavora assieme o il personale viene aggregato assieme, cioè così per capire come... Sì, la struttura organizzativa sarà adesso individuata poi meglio a valle. Ovviamente questa è una convenzione, quindi è una convenzione quadro sostanzialmente tra i due enti paritaria, perché abbiamo stabilito che nell'arco di 4 anni, cioè nell'arco della durata, la sede sarà 2 anni a Vittorio Veneto, 2 anni a Conegliano, che per i primi 2 anni sarà il sindaco di Vittorio Veneto a nominare il dirigente, e per i secondi 2 anni sarà il sindaco di Conegliano a nominare il dirigente, e quindi tutte le fasi decisionali, diciamo così, vengono espletate dapprima da Vittorio Veneto e poi da Conegliano, appunto per una durata che è sempre in termini temporali intesa paritaria, insomma, sia come sede che come funzioni che vanno a svolgere e assolvere entrambi i comuni. Concordate tra sindaci, giustamente mi diceva. Guardi, la struttura organizzativa verrà definita dai provvedimenti che assumeranno i sindaci in maniera concordata. La parola per il secondo intervento al consigliere Sant'Antonio. Assessore Turchetto, lei non mi ha convinto e secondo me su questa cosa è un po' impreparato, perché non ha risposto alla mia domanda. Io ho chiesto quali sono state le motivazioni per cui non abbiamo aderito a Treviso e abbiamo aderito e lei non mi ha risposto. Allora, mi parlava che tutti i piccoli comuni hanno aderito a Treviso, ma Mogliano e Castelfranco sono piccoli comuni e hanno aderito a Treviso. Cioè, alla fine mi sembra che siamo rimasti solo noi spaiati, Vittorio e Conegliano, gli ultimi 2 a decidere cosa dovevano fare in futuro, e quindi per non andare ad aderire a Treviso alla fine ci siamo messi d'accordo per fare una stazione unica appaltante. Per quanto riguarda anche le competenze, allora lei mi dice che bisogna avere grosse competenze perché la provincia di Treviso non le ha le grosse competenze, allora forse ne ha più di Vittorio Conegliano probabilmente, visto che gestisce una mole dell'80% dei comuni, no? Ecco. Quindi la cosa non mi qua, bisognerebbe trovare delle risposte un po' più convincenti, non dico che non sia corretto, sto cercando di capire solamente come mai abbiamo fatto questo tipo di accordo. Potrebbe anche andare bene, potrebbe essere anche quello vincente, però non l'ho ancora capito. Grazie. La parola al consigliere Dus, prego. Sì, solo una considerazione su questo punto, in quanto in realtà credo che la scelta sia una buona scelta strategica, anche in considerazione della precarietà legislativa in cui versa l'ente provincia e in considerazione anche dell'incapacità ancora della regione di riuscire ad organizzare questo ente nonostante le scadenze siano imminenti. Pertanto credo sia stata, ripeto, una buona scelta che abbiamo coraggiosamente scelto una strada differente, che è una strada sicuramente da esplorare, come è da esplorare quella che sta facendo la provincia, perché neppure essa gestiva prima queste centrali, per cui neppure lei sa esattamente cosa deve fare. Ecco, grazie. La parola al consigliere Carnelos. Sì, consigliere Sant'Antonio, a differenza sua, secondo me questa scelta mi ha convinto. E la cosa che mi stupisce è che non abbia convinto lei,
cioè il fatto che è molto meglio che due realtà territoriali così viciniori come Conegliano e Vittorio Veneto facciano da sole, anche perché lei dai quei banchi spesso teorizza la semplificazione, la snellezza, la cosa, celebrando le imprese private come il toccasana. Vede? Allora, in questa scelta, se vuole essere coerente con quello che ha sempre detto, è molto meglio una scelta come questa, che snellisce, che non accentra, che quindi dà, come si può dire, anche una autonomia a queste due città, sorelle, cugine, nemiche, chiamiamole come volete, ma in qualche modo, in qualcosa, riescono ad aggregarsi. Fra l'altro dovrebbe averla convinta la scelta anche il fatto che da sempre tutti quanti diciamo che le province non servivano. Da un lato abbiamo sempre detto che a livello di legislazione attualmente vigente in realtà le province non hanno fondi. Sentiamo ogni giorno per televisione che non hanno fondi, che ci sarà il problema appunto del riassorbimento dei dipendenti e noi facciamo all'opposto, cioè carichiamo l'ente di cose che almeno nella legislazione, buona o sbagliata che sia, qua possiamo essere e avere opinioni differenti, ma siccome la legge attualmente vigente almeno ha la finalità di, come si può dire, svuotare man mano il ruolo e le funzioni delle province, fermo restando appunto l'autonomia regionale che dovrà in qualche modo prendersi carico e farsi carico di risolvere questa problematica. E allora onestamente pensavo che una scelta è difficile, non è che sia semplice, è evidente che i funzionari di Conegliano e di Vittorio Veneto si troveranno di fronte a un tema abbastanza difficile, complesso e credo soprattutto in temi come quello degli appalti, che anche qui riempiono i giornali, ci rendiamo conto come sia un compito di estrema delicatezza. Ma fra l'altro, essendo una convenzione consensualmente condivisa e consensualmente sottoscritta, credo che poi in itinere, se sorgeranno problematiche, così come i due enti hanno trovato un accordo in questo momento, troveranno ulteriori accordi nell'ipotesi in cui, perché sono convinto anch'io che è un compito notevolmente gravoso, ma una volta tanto che si è sempre detto le cose che gli enti riescono a fare da sé è meglio tenerseli piuttosto che delegarli, sempre detto così tutti quanti, una volta che viene fatto, mi spiace, e questo credo sia a questo punto, come si può dire, una presa di posizione, siccome l'abbiamo fatta, non va bene. Se avessimo fatto la provincia, sicuramente lei ci avrebbe detto: ma come? Siamo invece del decentramento, l'accentramento, è sempre così. Dovremmo invece pensare, e qualche volta credo su questo mi trovo d'accordo con il consigliere D'Arè, che ci vuole anche un po' di, come si può dire, fiducia e buona fede nei confronti di chi amministra, anche se per ironia della sorte, per destino, per la ruota che gira, non è della sua parte. E allora, vedete, se
cominciassimo anche noi a fidarci un po' degli uni e degli altri, probabilmente le cose andrebbero meglio. E non ci sono più, ma lo dico adesso, vedete, il guerreggiare sempre comporta il fatto poi che guerreggiano anche fuori i cittadini, guerreggiano anche le associazioni che non riescono a mettersi d'accordo. Provate a immaginare, dicono che non siamo noi capaci di mettersi d'accordo e nemmeno la società civile lo è, perché ognuno pensa di avere la verità in tasca, perché ciascuno pensa di avere ragione e gli altri hanno sempre torto. Invece se cominciassimo davvero a collaborare, certo della distinzione dei ruoli, non c'è una questione consociativa nel mio discorso, ma vi è proprio la, come si può dire, premessa mentale che fino a quando effettivamente non c'è qualcosa che non funziona, certo, Shakespeare direbbe se something rotten in the state of Denmark, è chiaro che la opposizione deve essere guardinga e anzi deve essere battagliera e come si può dire implacabile, ma almeno all'inizio che ci sia la buona intenzione di pensare che la scelta che è stata effettuata è quella almeno ex ante. Poi chiaro che si può anche possono venire fuori degli errori. E finisco, e credo e lo ribadisco, che questo a quel punto sarebbe d'esempio anche, ripeto, a quella società civile a cui talvolta... Tempo. Sì, finisco. Grazie. Senta Presidente, ha fatto parlare 1, 2, 3, 4, 5 volte gli altri, quando parlo io il regolamento, il regolamento è... Consigliere, senza nessuna prevaricazione. No, può darsi, io non sono prevaricatore, quindi adesso finisco. Lei mi dice che non vuole il campanello, l'ho avvisata a voce, solo questo. Mi sopporti un minuto in più, È giunto sì, il limite. Finisco proprio, dicevo, perché talvolta si celebra la società civile come che da sta parte ci fosse la società incivile. Sono anch'io, siamo anche noi. Società civile, siamo società civile che ha messo i suoi talenti, pochi o tanti che ha, a disposizione della collettività. Grazie. Consigliere Darè, prego. No, solo per una breve replica al consigliere Dus. Non è che la Regione deve definire la provincia di Treviso, è definita per legge nazionale come è definita Vicenza. A scadenza naturale la provincia di Treviso. Sì, vabbè, ma è la provincia di Vicenza che è già stata fatta. Scusa, le deleghe, le scuole mi pare siano in capo, perché tutti quanti dicevano aboliamo le province, no? Ma alla fine abbiamo abolito il presidente e la giunta, che poi di fatto viene nominata dagli amministratori, e quindi è un ente che non è sparito, ma in realtà ha tutte le sue funzioni, perché se le funzioni non le ha più la provincia, ma le stesse spese, perché la scuola professionale che è della provincia, alla fine se la colla la Regione del Veneto, è comunque in capo il contribuente del Veneto. Allora, le riforme fatte perché bisognava fare le riforme, però sono state fatte, poi alla fine credo che le difficoltà ci siano. Credo che l'ente provincia abbia delle competenze sicuramente buone, perché le SP, le strade provinciali, spero rimangano alle province o quantomeno rimanga alla regione, perché se il comune di Vittorio Veneto dovesse accollarsi anche le SP, allora da 370 km di strade ne avrà magari 500. Allora le spese, il bilancio non lo fa più l'assessore Napoli. Allora dobbiamo capire, cercare di trovare la quadra su sto discorso degli enti periferici, perché il suo caro Presidente del Consiglio, no, scusa, è troppo comodo
togliere all'amministrazione, insomma l'amministrazione di Vittorio Veneto, e non andiamo fuori, che è la vostra amministrazione, la nostra amministrazione, anche chi è in minoranza, e si trova a essere dilapidato delle proprie risorse, non riesce a dare risposte al cittadino, neanche su un campo di calcio, e questo non è amministrare, questo è frustrante. Grazie. Allora, posso considerare le prenotazioni del consigliere Dus e del consigliere Maset, delle dichiarazioni di voto? Sant'Antonio, purtroppo leggo qui, Sant'Antonio. Si avvicina. Allora, giusto una replica velocissima al consigliere Carnelos, perché mi fa bellissimo il discorso, soprattutto anche la predica finale che accetto sempre volentieri, ma lei mi ha fatto trarre delle conclusioni che io non ho tratto. Se lei mi ascolta quando parlo, forse io non ho detto perché voi avete scelto il tandem Vittorio Conegliano, allora per me è migliore quello della provincia. Non ho detto questo, tant'è vero che ho detto no, non mi ha convinto la risposta sua, ma se mi avesse risposto lei mi avrebbe convinto, voglio dire. Era proprio la risposta che mi aspettavo, cioè quali sono state le scelte che vi hanno indotto a fare questa cosa qua. Tant'è vero che a un certo punto nel mio discorso ho detto probabilmente la scelta Vittorio Conegliano potrebbe essere anche quella vincente, non lo so. Detto questo, ho capito che avete fatto una scelta in controtendenza rispetto all'80% dei comuni, punto, basta, tutto qua. Quindi. Grazie. Consigliere Dus, nell'ordine. Sì, la mia dichiarazione di voto è favorevole a questa scelta e basta. Sì. C'è un'ultima richiesta dell'assessore Turchetto per una precisazione, prego. Sì, no, volevo precisare solo che la provincia ha professionalità elevate, assolutamente, non ho messo in dubbio quello, ho detto che la nostra scelta è stata di tipo diverso. Vogliamo essere autonomi, come ha detto il consigliere Carnelos, su un tema, cercare di essere autonomi su un tema che siamo in grado di svolgere sostanzialmente, su una funzione che siamo in grado di svolgere, e quindi non ci è parso corretto delegarla, perché se fossimo andati con la provincia avremmo avuto un ruolo subordinato. In questo caso invece governiamo la funzione, avremo il governo di questa funzione, e quindi indirettamente in questo modo assumiamo anche la leadership del nostro territorio assieme a Conegliano, ma assumiamo la leadership. È un territorio come quello della Sinistra Piave, molto vasto, con numerosi comuni, e con questa funzione associata riusciamo ad essere appunto autonomi. Bene, vedo che non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi metterei in votazione il punto 6 dell'originale ordine del giorno: costituzione di una stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 33,3 bis del decreto legislativo 163 del 2006 tra i comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto. Approvazione schema di convenzione. Favorevoli? 11 favorevoli, se gli scrutatori controllano. Contrari? È assente consigliere Fiorin, quindi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dopo controllate, 10, contrari, astenuti, allora dovrebbero essere 10 favorevoli e 4 astenuti, gli scrutatori mi confermano? Perfetto. Adesso mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Fiorin e 10. Scusate, immediata eseguibilità. Favorevoli? 10 favorevoli. Contrari? Astenuti? 4 astenuti, 10 favorevoli. Anche l'immediata eseguibilità è approvata. Il punto numero 7 dell'originale ordine del giorno è variante urbanistica numero 57 ai sensi dell'articolo 50 della legge 61, riclassificazione immobili denominati ex asilo di Piazza Gallina, adozione. Sì, grazie. Questo argomento, cioè la riclassificazione del nostro ex asilo,
può già spostarsi. Di Piazza Gallina da zona F1 a zona A è già passato 2 volte in commissione, nella competente commissione consigliare. Il dirigente, l'architetto Antoniazzi, adesso illustra in maniera tecnica il provvedimento. Architetto, il microfono, la prenotazione. Prego. Questa è una variante puntuale al piano regolatore che interessa un immobile di proprietà comunale che è l'ex asilo di Piazza Gallina, immobile già appartenuto all'ente asili Manzoni e dal 2011 a seguito di un atto di permuta acquisito al patrimonio comunale. Questo piano è compreso nel piano, faccio scorrere delle immagini, è compreso nel piano delle alienazioni approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 15 di quest'anno, e in questo piano è in una logica di valorizzazione del bene è prevista la sua trasformazione urbanistica da zona F, com'è attualmente zona F, che è una zona destinata all'istruzione, a zona A, che è la zona a prevalente destinazione residenziale, entrambe all'interno del perimetro delle aree di interesse culturale e ambientale che costituiscono il centro storico di Ceneda. La variante è una variante appunto puntuale, corredata di tutti i documenti di analisi, compreso lo screening per la VAS, in quanto trattandosi di una variante al piano regolatore deve essere valutato anche l'impatto sull'assetto ambientale. E è già stata trasmessa all'ULS, al Genio Civile e anche alla Regione, appunto per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Dallo screening fatto, l'incidenza della variante sui vari fattori ambientali è molto modesta, se non nulla, in quanto la trasformazione da una funzione pubblica a una funzione privata di un'area, stiamo parlando di un'area di circa 500 metri quadrati con un'area scoperta di 250 e un'area coperta più o meno della stessa dimensione, ha un impatto minore sui vari componenti ambientali. La variante dovrà essere pubblicata, potranno pervenire delle osservazioni e poi tornerà per l'approvazione in Consiglio Comunale. Bene, allora facciamo così, vediamo se ci sono un primo giro di interventi e poi eventualmente le risposte da parte o del sindaco o dell'architetto. Mi sembra una cosa abbastanza minimale, non vedo prenotazioni, invece non è vero, c'è il consigliere Posocco. Sì, prego. una curiosità, certo. Visto che c'è ancora quella manifestazione di interesse che si era detto a inizio anno da 210.000 euro, così per curiosità. Non mi risultano pervenute di recente manifestazioni di interesse. A gennaio è arrivata. Di recente non Stando alle vostre comunicazioni, quindi era una curiosità. Sì, ma era informale. Era informale. Ok, grazie. Non ci sono altri chiarimenti, quindi io metterei addirittura in votazione, se siete d'accordo. Bene, punto numero 7 all'ordine del giorno. Allora, scrutatore Caterina Darcier Posocco, qualcun altro che alzi la mano, che si proponga? Botteon, consigliere Botteon. Quindi Botteon, Darcier, Posocco. Metto in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno. Ecco, rientrano i consiglieri Costa e Carnelos, quindi il sindaco.
maggioranza, 9 di maggioranza. Con il consigliere Botteon. Sì. Procediamo alla votazione. Variante urbanistica, riclassificazione immobili denominati ex asilo di Piazza Gallina, adozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5 astenuti e, correggetemi se sbaglio, 9 favorevoli. 3, 3, 6 e 3, 9. È giusto? Ah, è rientrato, scusa, è rientrato il sindaco. 10 favorevoli, 5 astenuti. Perfetto. E non c'è l'immediata eseguibilità, assente il consigliere Dus, più Maset che da inizio seduta. Bene, punto numero 8 all'ordine del giorno. No, non c'è l'immediata eseguibilità. Quindi possiamo passare al punto, un attimo che controllo una cosa. Sì, il punto numero 8 che in realtà è il punto numero 10 di questa sera, punto numero 8 dell'ordine del giorno originale, mozione dei consiglieri comunali Botteon Adriano, Costa Giuseppe, ad oggetto mozione di biasimo nei confronti della Presidente dell'IPA Cesana Malanotti, richiesta alla Regione di intervento. Chi vuole illustrare? Credo consigliere Costa. Si prenoti pure, oppure le do io direttamente la parola? Prego. No, ci stiamo annullando a vicenda. Eccolo qua. Sto fermo. A Vicenza meglio di me. Grazie, buonasera. Premesso che l'Istituto Cesana Malanotti, patrimonio della comunità vittoriese e punto di riferimento quale centro per i servizi sociali e sanitari, presenta una situazione di rilevante carenza di indirizzo politico e di gestione amministrativa, tale da determinare una forte preoccupazione nell'amministrazione comunale, negli operatori dipendenti dell'Istituto e nei cittadini. Ha ricordato che i motivi di tale preoccupazione derivano da situazioni gestite in maniera approssimativa e contraddittoria, tali da ingenerare seri dubbi sulla effettiva capacità manageriale da parte dell'attuale Consiglio di amministrazione, e richiamati i fatti più significativi accaduti negli ultimi mesi e precisamente: primo, licenziamento del segretario direttore. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con delibera numero 15 del 16 giugno 2014, ha decretato la revoca dell'incarico al segretario direttore amministrativo dottor Claudio Ciciliotto, che ricopriva tale ruolo dall'agosto del 2003, in quanto era venuto meno il rapporto di fiducia. La gravità di un simile atto non è stata condivisa da tutto il Consiglio di amministrazione, come si desume dalla dichiarazione resa al Gazzettino di Treviso del 24 settembre 2014 del consigliere Franco Dal Vecchio, il quale dichiara che le motivazioni che hanno portato al licenziamento del dottor Ciciliotto sono del tutto risibili, soprattutto se lo premi con il massimo dello stipendio e degli obiettivi fino al mese precedente al licenziamento. Ed è ricordare che già a settembre 2014 il responsabile del Dipartimento dei Servizi Sociosanitari della Regione, su richiesta del Presidente Botteon, aveva attestato che il dottor Ciciliotto non possedeva i requisiti per il posto che ricopriva. Situazione questa che era stata denunciata a suo tempo dalle minoranze consiliari, cui la Regione però non ha mai dato risposta. All'inizio del 2015 è intervenuta una transazione tra l'Istituto Cesana e il dottor Ciciliotto, che è costata all'Istituto stesso la somma complessiva di circa 90.000 euro, comprendenti l'indennizzo al dipendente, l'assistenza legale nella controversia, la stesura di lettere varie, eccetera. Tale cifra viene ricavata dalla lettura di alcune deliberazioni, dal momento che ad una specifica richiesta rivolta alla Presidente Botteon nell'incontro del 1° luglio con alcuni consiglieri comunali, la risposta è stata limitata ai 35.000 euro netti liquidati al segretario come incentivo all'esodo,
anche se ai vittoriesi interessa conoscere quanto è costata complessivamente l'operazione. Secondo, sostituzione temporanea col vice segretario fino al 31 luglio 2015. La direzione amministrativa dell'istituto viene poi affidata con incarico temporaneo sino al 31 luglio 2015 alla dottoressa Tiziana Botteon, vice segretario. Con nota del 13 luglio 2015 l'istituto chiede un parere legale sulla legittimità di un concorso interno bandito dall'ente nel 1999 per il ruolo dirigenziale che vide vincitrici la dottoressa Tiziana Tonon per la privacy e matricola numero 1288. Il parere con inusuale tempismo viene presentato il 27 luglio, una decina di giorni dopo. Con altrettanta tempestività, il 31 luglio viene convocato in seduta straordinaria il Consiglio di amministrazione per il giorno sabato 1 agosto. Gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta straordinaria sono 4, di cui 3 non presentano alcun carattere di urgenza o eccezionalità, ma servono solo per creare un po' di fumo su quello che più interessa alla Presidente. Affidare una consulenza al legale di cui poco sopra citato, per l'assistenza nella procedura di licenziamento della matricola 1288. Ma la fretta anche in questo caso è cattiva consigliera e l'ordine del giorno è espressione proprio di un certo disordine nel comportamento amministrativo. Infatti la seduta viene poi dichiarata nulla a seguito della richiesta del consigliere Dal Vecchio perché la convocazione era stata effettuata in termini di tempo troppo ristretti rispetto a quelli previsti dal regolamento dell'ente. Alcuni argomenti vengono riproposti nella seduta del 24 agosto e tra questi la delibera che recita: si rende necessario ora procedere all'annullamento in applicazione del principio di autotutela dell'ente della procedura concorsuale per la copertura del posto di vice segretario bandito con decreto 239 del 99. Ora è sufficiente una lettera della Presidente per troncare il rapporto di lavoro con la dirigente, matricola 1288, anche se risulta difficile giustificare ora il richiamo al principio dell'autotutela dopo ben 15 anni dalla conclusione di una procedura concorsuale. Pure sarà arduo giustificare davanti al TAR qual è l'interesse pubblico effettivo a rimuovere oggi una posizione consolidata nel tempo. Tutto fa capire che siamo in presenza di una rappresaglia politica da parte di amministratori di un ente che vive in una situazione di instabilità, come da loro stessi dichiarato e certificato. È sempre comodo poi avere in ostaggio qualcuno, come è puerile sarebbe la giustificazione di dire puntini, 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 ma è stata la Regione. Terzo, incarico nuovo segretario direttore. Con delibera 44 dell'11 settembre il CDA, al fine di garantire la continuità istituzionale nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura stabile del posto vacante di dirigente con funzione di segretario direttore, ha affidato l'incarico temporaneo segretario direttore a un dipendente dell'IPAB IRAS di Rovigo, stipulando una convenzione. Dalla documentazione non risultano indicati i motivi per cui la scelta è caduta sull'IRAS, sull'istituto di Rovigo. Come generico è il richiamo a una assistenza dell'URIPA a giustificazione della scelta, quasi a significare che nella provincia di Treviso o contigue non siano rinvenibili dirigenti qualificati. Parimenti è difficile che in 16 ore settimanali
2 giorni per settimana, un soggetto esterno possa garantire efficacemente le funzioni istituzionali. Anche la spesa indicata nella delibera per tale incarico risulta molto sottostimata. La successione di ben 3 direttori nel breve svolgere di un anno, poco più di un anno, rappresenta un gravissimo sintomo di crisi nella direzione dell'istituto. Quarto, costi delle consulenze. Se la cifra sopraindicata, conseguente al licenziamento del segretario direttore, se alla cifra sopraindicata si aggiunge la somma che l'ente ha dovuto sborsare per la chiusura dei contenziosi con le dipendenti E.A e D.R.P. 30.873 euro, si arriva a un totale di circa 130.000 euro nell'arco di poco più di un anno, cifra che presumibilmente supera quanto pagato dall'istituto negli ultimi 10 anni. Se a ciò si aggiungeranno poi le spese che l'ente dovrà sostenere nel contenzioso conseguente al licenziamento della matricola 1288 nei diversi gradi di giudizio e dall'esito molto incerto, la somma schizzerà di molto all'insù. Considerando queste spese in rapporto al numero non rilevante di dipendenti, si deduce che nell'istituto vi è un alto indice di litigiosità. Ciò significa che il rapporto tra amministratori e dipendenti è difficile e complicato e costellato da continui momenti di tensione e contrasto. Se alle consulenze legali si aggiunge qualche altra consulenza su argomenti che avrebbero dovuto essere svolti dal personale dipendente, la spesa aumenta ancora di più, oltre che essere impropria. Quinto, il fatto che risulta essere in corso un'indagine ispettiva della Polizia Postale di Venezia relativa a una presunta violazione della posta elettronica negli uffici amministrativi dell'istituto non è certo segnale di serenità e armonia, sta piuttosto a testimoniare un clima di sospetti e di diffidenza. Sesto, il comitato dei familiari è stato di fatto soppresso, non avendo l'istituto provveduto in alcun modo affinché, decaduti i precedenti rappresentanti dei familiari degli ospiti, si procedesse al rinnovo delle cariche. Settimo, blocco dei lavori e contenzioso con l'impresa. Permane presso l'ente la situazione di blocco dei lavori programmati per l'ampliamento della struttura, con il previsto aumento di 20 posti letto. Tali lavori erano previsti in un bando di appalto che fu contestato sin da subito dall'Ordine Provinciale degli Ingegneri e segnalato dalla stessa competente autorità nazionale. Non è noto l'importo totale dei costi sostenuti per i lavori parziali eseguiti, né è dato di sapere quali siano le intenzioni dell'ente circa l'ultimazione dei lavori o l'eventuale modifica del progetto iniziale. A ciò vanno aggiunti i costi legali per la risoluzione del contenzioso giudiziario instaurato. Ospedali di comunità. L'interruzione dei lavori pregiudica fortemente l'attivazione ospedali di comunità, già previsto nella stessa sede dalla programmazione regionale dell'ULSS. L'Istituto non risulta ancora essere in possesso dell'autorizzazione per svolgere la funzione ospedale di comunità, con la conseguenza che i costi relativi alla permanenza dei degenti sono ad oggi ancora a carico degli stessi e non dell'ULSS. La direzione non ha mai fornito una tempistica sulla conclusione dei lavori e sull'avvio dell'ospedale di comunità. 9. In osservanza della legge regionale 8 agosto 2014 numero 24. Il Consiglio di amministrazione è ancora inadempiente rispetto a quanto previsto dall'articolo 1,2 della legge regionale 24 del 2014, ove è previsto che alle amministrazioni controllate dalla Regione non è consentito costituire società e detenere partecipazioni in società salvo espressa autorizzazione regionale. Tale argomento era stato sollevato nell'incontro del 1 luglio con la Presidente, che risultava all'oscuro di tutto. Molto probabilmente l'istituto è ancora inadempiente e non risulta rinvenibile sul sito alcun atto pubblico relativo alla società partecipata Cesana Servizi.
Decimo, mancata apertura del centro diurno di San Vendemiano con i posti già assegnati. Dalla lettura dei provvedimenti dell'Istituto sono indicate generiche questioni logistiche per giustificare la mancata attivazione di tale servizio. Ugualmente il medesimo servizio non risulta attivato presso la struttura di Vittorio Veneto. 11° è da segnalare infine anche la mancanza di sostegno e valorizzazione del personale dipendente. Ricordato che nonostante le reiterate richieste dell'amministrazione comunale, sia in persona del sindaco che dell'assessore anziano, la Presidente dell'ente si è sempre rifiutata di relazionare sia al Consiglio Comunale sia alla Giunta circa lo stato delle vicende sovraesposte, accampando una pretesa totale autonomia rispetto all'amministrazione, dalla quale pure deriva la sua nomina. Nonostante la Presidente si sia più volte confrontata in passato, non solo con la Giunta, anche dietro sua richiesta e relativamente alle vicende della direzione dell'Istituto, ma finanche per sua stessa ammissione, anche con diversi esponenti politici cittadini, la stessa Presidente ritiene di non dover avere contatti con la rappresentanza istituzionale della città di Vittorio Veneto. Ritenuto che a causa dell'instabilità della situazione organizzativa il personale possa svolgere la propria attività senza la necessaria serenità, che potrebbe rischiare di avere ripercussioni sulla qualità complessiva del servizio fornito agli ospiti, presumato che la legge regionale numero 23 del 16 agosto 2007 prevede che il controllo sulle IPAB viene esercitato dalla Regione, la quale può intervenire sulle irregolarità denunciate, ritengo necessario per il bene della città di Vittorio Veneto e dello stesso ente fare chiarezza sulle situazioni createsi e determinarne le responsabilità nel più breve tempo possibile. La proposta di delibera di esprimere primo il biasimo per i reiterati rifiuti al confronto con gli organi di rappresentanza della città di Vittorio Veneto espressi dalla Presidente del Cesana Malanotti in merito allo stato attuale dell'IPAB come risulta sopra descritto. 2. Di richiedere alla Regione un controllo sulle situazioni sopra riportate. 3. Di avanzare formale richiesta all'azienda UL7 per conoscere i tempi di realizzazione di effettivo avvio dell'ospedale di comunità, stante le risposte vaghe e inaffidabili date dalla Presidente dell'Istituto. Grazie consigliere. La parola al consigliere Darè, prego. Con la mozione di biasimo dei consiglieri nei confronti della Presidente dell'IPAB notiamo che si va a deliberare la volontà di chiedere alla Regione un controllo sulla situazione riportata. Abbiamo compreso che il controllo della Regione che voi caldamente chiedete in realtà è già avvenuto e come sappiamo e sicuramente sapete all'interno del Cesana è in corso un'istruttoria proprio da parte dell'organo regionale. Non pensiamo dover lasciare lavorare noi pensiamo di dover lasciare lavorare la competente figura dell'organo regionale che ha l'opportunità perché questa istruttoria venga compiuta a fondo e nel miglior modo possibile senza condizionamenti. Crediamo pertanto che sia doveroso che in questa fase particolarmente delicata che la Presidente non venga a riferire di questioni che sono al vaglio o quantomeno dell'attività istruttoria regionale e senza comprendere se possa avere degli sbocchi in procura della Repubblica. Pertanto, sotto questo profilo riteniamo che in questa fase il Consiglio non debba né diffondere notizie riguardanti il Cesana, né condizionare in qualsiasi modo l'attività doverosa e puntuale degli organi inquirenti della Regione. Quando l'istruttoria sarà terminata e compiuta e ci saranno gli atti, questa sarà la sede in cui discuterne. Inoltre, tra i punti ci sarebbe piaciuto sentire il Sindaco, vista la Regione. Oltretutto, all'ordine del giorno vi è un punto delicato riguardante la posizione della dottoressa Tonon, assolutamente rispettabile persona, per quanto noi possiamo conoscerla, ma è certo che in questo Consiglio è quello di essere la sorella dell'attuale Sindaco. Quindi io credo di non accettare queste vostre considerazioni e noi abbandoneremo l'Aula.
Consigliere Fasan, lei si è prenotato, vedo. Sì, chiaramente prima di abbandonare anch'io l'Aula, perché in questa fase meno che si parla meglio è, volevo solo una precisazione. L'ultima riga, la presente che sostituisce l'analogo precedente presentata dal consigliere Dus Marco. Cosa vuol dire? Che una come si chiama? Una mozione di biasimo sostituisce una mozione di sfiducia. Io non resterò dentro per sentire la vostra risposta, perché andrò fuori, ma credo che tutti i presenti siano interessati a questa vostra dichiarazione. Ultima cosa, ho visto che Costa ha consumato 16 preziosi minuti di questo Consiglio Comunale. Tutte le mozioni hanno questo... Non c'è in questo regolamento nessun limite. La ringrazio, alle mozioni. Abbiamo controllato presente per e le forse prossime mozioni che presenterò. E forse è una sollecitazione per modificare questa... Non lo so. Beh, non certo che mi sembra che... se vuole ce l'ho qui, abbiamo controllato più volte. Va bene. Le assicuro, assolutamente. La ringrazio, Presidente. Consigliere Botteon? Sì, mi dispiace molto che stiano abbandonando l'Aula, almeno potevano abbandonarla al momento della votazione, non in quello della discussione. Vorrei ricordare che quando noi consiglieri di maggioranza, ovvero il sottoscritto con il consigliere De Bastiani, il consigliere Saracino, il consigliere Costa, abbiamo richiesto un incontro presso il Cesana Malanotti perché la Presidente non aveva voluto venire in Consiglio Comunale, ci siamo trovati in tale incontro il consigliere D'Arè, che purtroppo in questo momento non c'è perché ha abbandonato l'Aula. Quindi insieme alla dirigenza del Cesana Malanotti vi era il consigliere D'Arè, e cosa che ha stupito molto me e gli altri consiglieri è che durante quel colloquio a molte risposte, a molte domande operative ha risposto il consigliere D'Arè. Il problema è un problema politico perché il CDA del Cesana Malanotti, lo ricordiamo per l'ennesima volta, è tutto di nomina e appartenenza di D'Arè e della Lega Nord. Le liti che vi sono all'interno del CDA sono liti che sono riferibili a quella corrente politica e purtroppo questo è un problema che si riversa sull'istituto stesso e sui suoi pazienti. E purtroppo che comporta delle spese, perché le spese legali che abbiamo riportato nella nostra mozione, le spese ad esempio per il contenzioso con il direttore Ciciliot, sono spese reali che da qualche parte l'istituto deve reperire, e dove li reperisce se non dalle rette dei propri pazienti. E quindi un grosso problema politico si ripercuote purtroppo sui pazienti, una struttura molto importante per Vittorio Veneto. Sarebbe doverosa un passo indietro, una missione di difficoltà, però invece di avvenire il passo indietro vi sono dei passi in avanti, quindi questo ulteriore passo, questo licenziamento è veramente uno sfidare il buon senso, e noi speriamo che questa indagine della Regione sia un'indagine seria e che porti a delineare come questo CDA sia in forti difficoltà e che ci sia bisogno per il bene dell'ente di un rinnovamento, e che vi siano quindi siano delineate delle figure con competenze serie, importanti e di settore per cercare di salvare, cercare di ripristinare un clima sereno all'interno dell'Istituto Cesana Malanotti.
Consigliere Saracino, a lei la parola. Sì, grazie. La situazione cesana la conosco in quanto sono stato uno tra gli ultimi rappresentanti dei familiari in carica, prima che non venissero più rinnovate. La domanda volevo fare proprio diretta e tecnica. Cosa differenzia questa mozione di biasimo da quella che abbiamo già fatto precedentemente? Grazie. Grazie consigliere. Nell'ordine, allora, consigliere Costa, lei si è prenotato per primo, però vedo che ci sono il consigliere Dus e Carnelos che dovrebbero finire il primo giro di interventi. Scusate, ma Costa è uscito? Sì. Come fa a esserci una prenotazione? Allora io direi di finire il primo giro. Consigliere Carnelos? Sì. No, io il primo giro no, io ho letto. L'intervento del primo giro non l'ho fatto. Vabbè, allora prego. Consigliere Costa, a lei la parola. Ok. No, anche perché, sì, grazie, anche perché volevo un attimo tranquillizzare il consigliere Darè, che fa intendere come il momento delicato perché c'è una procedura in atto, un licenziamento e così via, un'ispezione in atto. Volevo tranquillizzarlo proprio a dire che la Regione, quando ordina delle ispezioni sulle attività di un istituto, non manda l'ultimo neoassunto, manda funzionari scafati, esperti, che non certo si lasciano influenzare da mozioni del Consiglio Comunale, primo. Secondo, l'ispezione amministrativa in atto sulle varie attività dell'istituto sono ispezioni che si limitano a valutare carte, documenti, atti. Quindi questi atti sono già stati fatti, acquisiti, punto e a capo, non è che siano suscettibili di modifica, non è che possiamo modificare adesso gli atti del 1999. Quindi tutto questo voler alone di riservatezza e dire citti, stiamo zitti, punto e a capo, per non disturbare chi fa le ispezioni. Quindi noi stiamo continuando quella procedura che abbiamo già iniziato nel dicembre scorso, perché già a dicembre scorso avevamo assunto una delibera chiedendo l'intervento della Regione. Oggi abbiamo questa mozione e vedendo anche gli atti programmatici per il momento che l'Istituto sta producendo, io credo che fra 2 mesi ritorniamo sull'argomento dell'Istituto, ma è obbligatorio entrare, perché basta leggere le ultime due delibere che ho avuto, due delibere, un piano strategico, aggiornamento di un piano strategico, dove si riparla di rimodulazione di tutti i lavori, no? Effettivamente uno rimane un po' di stucco, perché vede descritti certi comportamenti o certe prospettive che lasciano molto perplessi. Ecco, questo è quello che volevo dire. Anche leggere un documento di programmazione strategica a ottobre o novembre, quando siamo teoricamente nel semestre bianco, anche se non esiste, non è questo il caso specifico per loro, ovviamente lascia un po' perplessi. Ecco, questo è che poi vi possa essere un conflitto di... ho letto un articolo sulla stampa che parla di conflitto di interessi tra i gruppi consigliari e il Cesana Malanotti, perché c'è la sorella del sindaco. Ma la sorella del sindaco per me, cioè la dottoressa Non Tiziana per me è una persona qualsiasi, punto e a capo, perché vi è una procedura nei suoi confronti. Ma non per me, perché l'ha già dichiarato l'Istituto. Il Consiglio di amministrazione ha già deciso di procedere all'annullamento
della procedura per la copertura del posto di vice segretario bandito nel 99 e il Consiglio di amministrazione dà mandato al Presidente di perfezionare gli adempimenti connessi alla presente delibera. Quindi basta solo che gli uffici procedano a comunicare, a informare, a avviare il procedimento e la lettera della Presidente che chiude il rapporto. Non so se lo chiuda definitivamente oppure la riconduca l'interessata alla qualifica precedentemente rivestita. Però il problema è che qua senz'altro ci saranno ulteriori costi e ulteriori costi per l'ente. Teniamolo conto. Chiediamoci qual è l'interesse pubblico a effettuare questa operazione. Per cui noi assistiamo effettivamente che in un anno abbiamo cambiato 3 direttori e quello che c'è anche là si potrebbe dire qualcosa, ma lasciamo perdere, non sulla persona, sulla convenzione, perché mi chiedo come è possibile che un segretario direttore da Rovigo venga su a Vittorio Veneto per lavorare 16 ore al giorno, 16 ore in una settimana, senza dire, non è specificato in convenzione, se le ore di viaggio sono comprese nelle 16, per cui queste molto probabilmente sono addirittura ridotte. Ecco, quindi mi lascia... E questo funzionario, questo direttore, ha lo scopo di condurre l'ente a una situazione di stabilità. Quindi se prima, quando è stato scritto in una situazione instabile, non è un'affermazione gratuita o campata in aria, sono loro stessi che se la sono dichiarata. Quindi cioè abbiamo un ente, e mi avvio alla chiusura, con un organo politico, il Consiglio di amministrazione, che versa in una situazione di instabilità, quindi incapacità direzionale che si manifesta sotto molteplici aspetti, e uno dei quali è, diciamo, uno certo stato confusionale dal punto di vista amministrativo. E questo non è che sia un'affermazione gratuita sparata, basta guardare, signori, l'ordine del giorno che era stato compilato il 31 luglio per la seduta del 1 agosto che poi è andata a monte, dove in pratica ci sono tutti argomenti e di urgente ce n'era solo uno, altri addirittura erano in contraddizione tra di loro, altri dopo non sono stati neanche più riproposti. Dentro c'è una convenzione, per esempio, in materia di personale dipendente dell'ente, una proposta, cioè c'era l'argomento di affidare un incarico esterno, la seduta è saltata, l'argomento è andato in seduta del 24/8 e questo cos'è? Viene data un incarico a un esterno per fare compiti, attività che sono squisitamente, tipicamente di competenza del segretario o dei dirigenti. Io mi sono permesso a scrivere, assieme agli altri consiglieri, a scrivere al Collegio dei Revisori dei Conti per dire che questa delibera, la numero 41 sempre del 24 agosto, incarico consulente esterno, per dire che questa è illegittima, sì, oltre vizi, legittimità e anche vizi di merito, perché quasi tutte le cose che sono scritte dentro dovevano essere fatte all'interno, cioè dai loro dirigenti. Ecco, e il Collegio dei Revisori mi ha risposto dicendo che sta valutando e ci farà sapere. Comunque ci ha confermato quindi l'altro giorno che questa delibera, questo volevo dire, che era particolarmente urgente il 31 luglio da mettere all'ordine del giorno per il 1 agosto per fare una convocazione straordinaria, che questa delibera è stata assunta il 24 agosto, vista l'urgenza, e sino all'altro giorno non ha avuto esecuzione alcuna. Quindi è da chiedersi che qua tra delibere fatte, assunte e dopo sono bloccate o progetti di nuova progettualità sulla struttura della sede per i nuovi posti, che adesso
verranno fatti, verranno posti, effettivamente una situazione non è molto stabile. Grazie consigliere. Va precisato per correttezza che il sindaco non solo è uscito dall'aula nel corso dell'esame di questo punto, ma non si occupa in generale della vicenda. La parola al consigliere Dus. Sì, grazie. La parola per innanzitutto ringraziare i consiglieri Costa e Botteon per aver redatto questa mozione, che naturalmente condivido e sostengo, che è molto precisa e dettagliata e mette in luce e sottolinea soprattutto come vi sia una particolare litigiosità all'interno dell'ente, che ha un nome che tutto dovrebbe essere tranne che litigioso, che è casa di riposo, però nonostante questo. Grazie, semplicemente questo. Grazie consigliere. Nell'ordine consigliere Carnelos, credo che sia l'ultimo intervento. Prego. Che brutta pagina, l'opposizione che scappa quando non sa cosa dire, quando è incastrata scappa. Pazienza. Evidentemente o gli si dà ragione oppure si arrabbia. Prendiamo atto dal punto di vista politico, suggerendo una cosa che nella storia l'Aventino non ha mai giovato a chi fa l'Aventino. Detto questo, sono contento che finalmente si parli di Cesana in Consiglio Comunale, nell'organo dove vi sono i rappresentanti eletti dal popolo, e il Cesana Malanotti è, come si può dire, fa parte della storia di questa città, e non a caso questo cordone ombelicale fra l'istituzione comunale e il Cesana Malanotti è dato dal fatto che lo statuto prevede che la nomina spetta al massimo rappresentante del popolo, cioè il sindaco. Significa che vi deve essere un rapporto fiduciario fra sindaco e Cesana. È vero, da un punto di vista strettamente giuridico è chiaro che le cariche durano 5 anni, ma in politica conta quella che è la volontà popolare. Evidentemente agli attuali amministratori non gliene frega solamente un tubo che la città sia cambiata, che l'orientamento politico, la politica gira come una ruota, e quindi avrebbero dovuto, dal punto di vista politico, al di là dell'aspetto meritale che ha sottolineato la mozione presentata dai colleghi Botteon e Costa, perché in forza di cosa dei cittadini amministrano l'IPAB Cesana Malanotti, se non nel vincolo che li dovrebbe legare a chi gestisce la politica amministrativa di questa città. Ma in quelli la sensibilità istituzionale non c'è, non sanno neanche dove sta di casa. Da che mondo è mondo? E qui vorrei ricordare ai miei giovani colleghi che talvolta parlano partendo dal 2009-2014. Io vorrei tornare indietro, perché la nebulosa Cesana non ha origine 2009-2014. Se si guardano indietro troveranno che nel 99 c'era una presidente
del Cesana Malanotti, l'aria politica era cambiata giustamente. La politica è fatta di cambiamenti. A quell'epoca ci fu il cambiamento di amministrazione, elezioni a maggio, giugno, c'è un presidente del Cesana Malanotti in carica, la cui durata è fino al dicembre, mi pare di ricordare, del 99 o se non agli inizi del 2000, senza richiesta, senza nulla, quella presidente, come avviene in qualsiasi democrazia degli enti locali, presenta le dimissioni, che giustamente il vento nuovo che all'epoca soffiava nel comune esigeva che effettivamente fossero amministratori del Cesana Malanotti quantomeno la maggioranza, quella che era la nuova aria che c'era in comune. Effettivamente venne fatto. E l'amministrazione non disse no, puoi durare, no, per carità, giustamente, fra l'altro. Ma poi cominciò il secondo vulnus, anzi il primo. Nessuno della minoranza in quel consiglio. Ricordatevi, colleghi, 1999. E se ci pensate, un quindicennio senza le sentinelle dell'opposizione, immaginate cosa è stato fatto. E è davvero singolare che nel 2015 ci si accorga che il direttore Ciciliot non aveva i titoli. Colleghi, guardate dal 99, c'è nel Consiglio Comunale cose dette e ridette, che quei titoli non c'erano. C'è in regione un consigliere regionale vittoriese, la professoressa Costantini, che fa un'interpellanza, una mozione, non mi ricordo cosa, sottolineando queste cose. Che fa la regione? Se ne frega. Perché sono fatti così. Le cose che non vogliono sentirsi dire non le sentono, semplicemente scappano, semplicemente le ignorano. E allora Saracino diceva prima che differenza c'è fra sfiducia, biasimo. Non c'è nessuna differenza da un punto di vista pratico, perché la sfiducia è una sfiducia politica e il biasimo è un biasimo politico. E sappia quella signora Presidente, sappiano quei signori consiglieri che i rappresentanti del popolo, la maggioranza di rappresentanti del popolo che in questo Consiglio non ha nessuna fiducia della capacità amministrativa. E del resto quella confusione cosa dimostra? Quella confusione documentata nella mozione presentata dai colleghi, cos'è se non la cartina al tornasole dell'incapacità amministrativa che hanno quegli amministratori? Un'ultima cosa, poi al secondo intervento dirò il resto, se c'è. Vedete? Consigliere, Sì? finito il tempo da un minuto. Sì, dico l'ultima cosa, poi farò il secondo. Merita, è tanto che dobbiamo parlare di questa cosa, è giusto che rimanga agli atti, perché vedete, non ha importanza, come si può dire, l'uditorio, non ha importanza la clac, adesso non c'è più, i cittadini potevano rimanere. Quello che conta però è che ci siano le dichiarazioni agli atti. E il tempo, ricordatevi sempre che Galantuomo era dal 1999 che
consiglieri che si sono succeduti dicevano che c'era qualcosa di marcio in quel tipo di amministrazione. Avevano ragione, è vero, ci sono voluti un quindicennio, ma il reiteration serve per tutti, il resto dopo. Consigliere Botteon, a lei la parola. Grazie Presidente. Beh, intanto, siccome è stata posta una domanda dal consigliere Saracino sulle ragioni di questa mozione, perché innanzitutto la motivazione principale è che sono sopraggiunti degli elementi molto molto importanti rispetto alla mozione che avevamo in precedenza portato e che sicuramente meritavano di essere discussi in Consiglio Comunale. Detto questo, volevo solamente ribadire delle due cose principali di questa mozione, perché ne dice tante cose questa mozione, però ve ne sono alcune che sono talmente clamorose che dovremmo essere qui tutti quanti, consiglieri di minoranza e di maggioranza, a chiedere che cambi il CDA del Cesana Malanotti. E le ragioni principali sono queste. Uno, un CDA che dà il massimo del riconoscimento sotto forma di premi a un direttore segretario generale per anni ed anni, poi a un certo punto lo licenzia in tronco. Al suo posto sceglie quello che è l'attuale vice direttore, viene citato e perde la causa da parte del direttore che è stato licenziato. E dopo un po' che cosa fa? Licenzia, anche se forse licenzia non è la parola esatta, ma di fatto sì, licenzia anche il vice direttore successivo da lei nominata per sostituire quello licenziato in precedenza, per un concorso di 15 anni prima. Io, se fossi l'attuale direttore, un attimo di timore lo avrei, il direttore Rodicino. È una condotta che non è assolutamente ingiustificabile e denota uno stato di confusione, di difficoltà evidente, per cui per un ente così importante chiediamo un rinnovo di quello che è il Consiglio di amministrazione. E io, in quanto segretario del Partito Democratico, posso garantire che nel futuro Consiglio di amministrazione, e lo chiederò fortemente, già l'abbiamo discusso in sede di partito al sindaco, che vi sia la minoranza, quella minoranza che adesso non ho di fronte a me, ci sarà nel futuro Consiglio di amministrazione, perché ci deve sempre essere una minoranza in qualsiasi Consiglio di amministrazione. Grazie consigliere. Ecco, non ci sono altri interventi. Consigliere Costa, prego. Sì, volevo completare con un paio di riflessioni, perché a leggere tutte queste carte, io ho potuto leggere quello che è sul sito, ho fatto la richiesta di alcuni documenti, non mi sono ancora stati dati, ma mi riservo di approfondire ulteriormente l'argomento, perché effettivamente, soprattutto alla luce delle ultime delibere relative al piano strategico aggiornato, veramente c'è da rimanere preoccupati. A me interessa ormai 3 mesi più, 6 mesi più, 6 mesi meno. Non è che mi faccia né caldo né freddo. Che venga licenziata quella persona, dottoressa Botteon, dottoressa Tonun, ecco, c'è dopo tutto un ricorso, magistratura e così via. Ma la cosa che più mi rode dentro e mi sono chiesto più volte, non sono riuscito a darmi una risposta, è questo rigurgito di legalità che questo CDA ha manifestato in un anno. Questo rigurgito di legalità che avvampa la Presidente e il CDA è come se fossero fulminati sulla strada di Damasco. Perché? Perché ha lavorato, mi pare, ha lavorato 3-4 anni lei come Presidente, dopo magari era anche consigliere prima, o comunque era dell'ambiente, no?
come la Santini, era dell'ambiente, e possibile che fosse lei l'unica a non sapere che il dottor Ciciliotto non aveva i requisiti, no? Quindi ha lavorato per 3, 5, 8 anni con un segretario direttore che non aveva i requisiti e tutto andava bene. Questo è un processo agli intenzioni, per cui mi fermo, non vado oltre, ma posso anche azzerare quello che ho detto, cioè me lo rimangio tutto, perché il mio sistema è ragionare sulle carte e le carte sono espressione di volontà, le carte sono provvedimenti amministrativi. Ne cito 3, semplicissimi. Nel mese di febbraio, delibera numero 3 del 10 febbraio 2015, cosa c'è scritto? Il Presidente dichiara che il vice segretario ha i requisiti previsti dalla normativa regionale e cita la delibera 42 del 1998, quella relativa alla classificazione delle IPAB, la tipologia e così via, per ricoprire il posto, per attribuire l'incarico semestrale di segretaria alla dottoressa Tonon. Quindi il 10 febbraio ha i requisiti. Poi, secondo me, qualcosa si incrina nel rapporto e andiamo a, così, sempre guardando le carte, e poi una bella delibera, il 7 maggio, numero 26, dove retribuzione e posizione della dottoressa Tonon. Sapete, la retribuzione e imposizione è una parte dello stipendio che va da un minimo a un massimo, da 10 a 20, da 5 a 8, dipende dalle qualifiche, no? O per il capo da 20 a 40, cioè per l'apicale. Ecco, ma quello è già stato licenziato, no? Cioè, cosa dice sta delibera? Sta delibera dice, quindi attenti alla data, la data 7 maggio. 7 maggio viene rideterminata al ribasso l'indennità la posizione di retribuzione, la retribuzione di posizione della dottoressa Tonon. Quindi vuol dire che siamo già da febbraio a maggio già rotti i ponti. Ma la voglio leggere solamente perché com'è che si fa a dire devo pur giustificare perché abbasso, questa è una facoltà che ha l'ente, siccome è una variabile da un minimo a un massimo. Un minuto, scegliere. Consigliere Costa, un minuto. Un minuto, velocemente. Ecco, allora, perché questo? Innanzitutto dice, abbasso lo stipendio intanto perché l'ho già ridotto al segretario direttore, il quale è già stato licenziato 8 mesi prima. Il 28/8/2014. Poi, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, va bene, se ne è accorta il 7 maggio, nella prospettiva di non aumentare le rette a carico degli utenti. Cioè, lì abbiamo un bilancio di 14 milioni, introiti con valore della produzione di 11, circa 12, ecco, andiamo per non voler incidere su una cifra di 11-12 milioni, andiamo a fare economia su pochissime migliaia di euro, neanche 10, cioè su migliaia di euro che stanno in una mano. No? Si conferma la necessità di ridurre la spesa partendo dal centro, con l'obiettivo di favorire la competitività e razionalità, quindi diciamo 10.000 euro, a favore di investimenti e innovazioni, percorsi a breve previsti, riducendo il compenso A. Cioè effettivamente qualcosa si è rotto, per cui diciamo, ecco, poi si va avanti il 24 agosto, anzi alla fine luglio, l'ordine del giorno del 1 agosto, la seduta è saltata, il 24 agosto è necessario annullare la procedura. Quindi nell'arco di 6 mesi si è rotto un giocattolo, si è rotto qualcosa, e in 2 mesi sono stati quindi esattamente il 24 agosto, giusto un anno dopo l'eliminazione del direttore Ciciliotto, salta anche questa, quindi eliminati tutti i dirigenti dell'istituto. Consigliere. Punto. Veramente Tempo. C'è una cosa Consigliere. che è variabile.
Fuori, il pubblico non può parlare. Abbiamo sforato di un minuto, Costa. Sì, basta, chiedo scusa, offrirò... No, ma mi sembra anche chiaro quello che ha esposto. Va bene. Abbiamo l'ultimo intervento di consigliere Carnelos. Prego. Dunque, nel primo intervento mi sono soffermato sull'aspetto politico della mozione e l'ultima cosa su quel corno del dilemma che mi mancava da dire era questo: com'è possibile che la Presidente abbia ignorato la nostra richiesta di audizione, che, guardate, forse eravamo premonitori, risale non agli ultimi fatti che hanno riempito le pagine dei giornali, ma, come ha ricordato Costa, risalgono proprio all'insediamento di questa amministrazione, quando cioè ci eravamo posti il problema da un punto di vista strettamente politico. Guarda caso poi è scoppiata la cosa adesso nel 2015, tutte le vicende di cui Costa ha in maniera puntuale esposto la cronistoria. E allora, peggio ancora, voi sapete che normalmente in un consiglio comunale, in una commissione, tutte le volte che si chiede a qualcuno di essere auditi per correttezza istituzionale, per savoir-faire, per gentleman agreement, sempre, chiunque si chiede al Presidente della Confcommercio oppure all'Associazione Artigiani o a chiunque, ti dicono sì, concordiamo, se volete sentirmi, se avete questioni sulle quali posso dire qualcosa e voi volete chiederlo, vengono. Qui no. Chi è lì perché trae la sua legittimazione non dal fatto che ha la maggioranza delle azioni oppure perché l'ha nominata l'amministratore delle azioni, ma la sua funzione deriva direttamente dal comune, non vuole venire. E allora ecco perché il biasimo. Ora vengono invece gli aspetti non specificamente politici ma meritali della questione, perché è davvero significativo e così, come si può dire, fa sorridere quando Costa legge il documento in cui si dice che per non gravare sulle rette dei malati si decurtano, non so, cosa era, 300-400 euro al mese o 200-300 euro al mese, e poi si pagano 30.000, 90.000 al direttore illegali, del direttore e del Cesana. E vedi, Boteon, non è che hanno perso la causa, glieli hanno dati conciliandosi. Se erano sicuri di vincere, come dovevano essere nel momento in cui hanno adottato il provvedimento, dovevano andare fino in fondo. E invece no, i 300-400 euro per non aumentare le rette dei degenti, 90.000, boh, perché evidentemente non sono suoi. Prima questione. E c'è. Seconda questione. Come possiamo avere fiducia politica in un presidente e chi gli legge il codazzo, perché qua parliamo sempre del presidente, ma lì ci sono, prima si parlava di Pinocchi, io lì parlerei, Pinocchio è un burattino, evidentemente ci vorrebbe Mastro Geppetto a farli diventare uomini, non c'è, li tengono bordone. E
Dicevo, come si può aver fiducia? Come non esprimere il nostro biasimo di fronte a quei lavori lì, che sono là, come coloro che sono sospesi, che non si sa se vanno avanti o vanno indietro. E anche lì, sapete, risoluzioni, soldi, quante volte dicono a cosa servono gli avvocati. Vedete, finché si trovano clienti di quel genere, gli avvocati saranno sempre floridi. Vedete, perché esistono. Là dicevano carne ustinata, ecco là c'è tanta carne ustinata, sì, che vuol aver ragione anche quando non ce l'ha. Consigliere. Al di là appunto dell'aspetto politico. Ultima considerazione. Chissà che si riesca a voltare pagina. E sono d'accordo con quello che ha detto Boteo, anche se talvolta io sarei un po' più duretto, almeno un po' di purgatorio sarebbe da farglielo fare, ma tutto sommato poi ci dicono buonisti. Meglio così. Noi della minoranza, che pur scappa, vogliamo che ci siano, anche perché, vedete, in un sistema democratico vige il principio che chi ha la maggioranza ha il maggior numero di membri, ma ci devono essere le sentinelle. C'è nel principio plutocratico, non in quello democratico, il fatto che chi vince piglia tutto. The winner take it all. Solamente quando le azioni, le quote si contano, è chiaro. Consigliere. Che chi ne ha di più, finisco Presidente, mi lasci un attimo. È un minuto. Fra l'altro non abbiamo neanche le opposizioni che ci rompono. 7 minuti, veda lei. Sì, infatti 7, 2 minuti in più? Sì. Benissimo, allora Presidente, credo di essere stato capito, vedo che nemmeno un minuto mi viene concesso, quindi bastano i 7, grazie. 2 minuti, consigliere. Allora, vedo che non ci sono altre richieste e mi chiede la parola l'assessore Napoli. Sì, ma faccio la minoranza. Volevo solo ricordare una curiosità. Allora, si dà il caso che negli anni in cui il dottor Ciciliot da presidente è diventato direttore, segretario direttore, io ero in consiglio comunale. Il consigliere D'Arè sedeva in consiglio comunale, era capogruppo della Lega, nonché consigliere regionale. Quando il dottor Ciciliot ha assunto il ruolo con quel sistema che forse non tutti sanno, ma vale la pena forse di ricordarlo, no? Che il dottor Ciciliot, quando era presidente, assieme al consiglio di amministrazione, hanno modificato il regolamento con il quale veniva nominato il segretario direttore, togliendo, come dire, pulendo il regolamento dalle norme che dicevano e fissavano i requisiti in termini di esami, titolo, modalità, eccetera, eccetera, in maniera che il consiglio di amministrazione potesse assumere chiunque. Il paradosso è che mentre per il segretario direttore poteva essere assunto chiunque, il vice segretario invece bisognava che fosse laureato, che avesse i titoli, esami, scritti, orali, tutte queste cose qua. Quindi primo paradosso. Secondo paradosso, il nuovo consiglio di amministrazione che si è insediato, anche qui casualmente c'è sempre lì il passaggio fra luglio e agosto, fine luglio, primi di agosto. Il consiglio di amministrazione si riunisce, nuovo, nomina, cioè approva le modifiche, fa proprie le modifiche predisposte del precedente CDA, sulla base di quelle modifiche nomina il
segretario nuovo direttore nella persona del dottor Claudio Ciciliotto. Allora noi ci facemmo un'azione nei confronti della Regione, una segnalazione. Allora c'era Adriana Costantini, che fece un'interpellanza urgente alla quale risposero l'anno dopo, visto che era urgente, perché se non era urgente magari non rispondevano nemmeno, e chiedemmo la verifica alla Regione. Adesso, dopo 10 anni, la Regione si è svegliata, mamma mia che tempi che ha, no? E certifica che il dottor Ciciliotto non aveva i requisiti, ma i requisiti non li ha persi quest'anno, non li aveva neanche prima. Allora qualcuno ha detto alla Regione, forse si sono distratti, allora vorrei capire se qui c'è un interruttore che si può spegnere, accendere o spegnere. Questa non l'ho capita, però sta di fatto che questi sono fatti, non sono opinioni, sono fatti. E mi fermo qua. Consigliere Saracino. No, dichiarazione di voto. Sì. No, ringrazio Carelos, sono sempre nei suoi pensieri, però almeno non mi mette in bocca cose che non dico. Grazie, perché non ho fatto io la domanda sulla differenza, io avevo chiesto una domanda specifica, quindi... Vabbè, a parte quello. Vabbè. Io ritengo che il contenuto sia valido, l'efficacia di questa proposta meno, in quanto abbiamo già fatto una proposta analoga, se non uguale, a dicembre, non ha avuto nessun effetto. Onestamente preferisco qualcosa di concreto, quindi mi asterrò dal votarla, anche se i contenuti possono essere condivisibili, ma l'efficacia secondo me è come l'altra. Grazie. Se lei è un'altra proposta più efficace, se lo dica, No, allora, vorrei ricordarle che abbiamo presentato la stessa formula con le stesse richieste alla Regione, è passato un anno, non è successo niente, ormai va in scadenza il CDA la prossima primavera. Va bene portare fuori le problematiche, però dobbiamo essere, io sono coerente e quindi io dico che l'efficacia di questa proposta non so quale sia, quindi mi asterrò. Bene, allora metto in votazione il punto numero 8 deve essere sostituito uno scrutatore. Allora Saracino, Dus e Darcier. Metto in votazione il punto numero 8, mozione dei consiglieri comunali Botteon Adriano e Costa Giuseppe, mozione di biasimo nei confronti del presidente dell'IPA Cesare Malanotti, richiesta alla Regione di intervento. Siamo esattamente in 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11. Dopo gli scrutatori controllano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1 astenuto e 10 favorevoli. Se mi fate la verifica, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 10 più 1, giusto? Benissimo, mozione approvata. Adesso c'è la possibilità da parte del sindaco, vorrebbe esprimere la sua risposta alla ultima domanda di attualità che è rimasta inevasa, che è rimasta senza risposta. Quindi i consiglieri di minoranza possono eventualmente rientrare? Sì, certo. Un attimo, allora, con calma. Allora, domanda di attualità da inserire il prossimo Consiglio Comunale a firma del consigliere Darè. Nuovi arrivi in città di migranti. Prego. La parola al consigliere Nella pagina Darè. vittoriese del Un attimo di silenzio.
Nella pagina vittoriese del Gazzettino di sabato 24 ottobre compare un articolo a titolo "Gli arrivi continuano, 24 rifugiati alla Caritas", dopo la mozione del capogruppo PD DUS, in cui la maggioranza consigliare in modo compatto esprimeva con il proprio voto la preoccupazione sulla ricaduta sociale per possibili nuovi arrivi in città di migranti. Eravamo fiduciosi che questi fossero finiti o che l'amministrazione si impegnasse affinché fossero rispettate le indicazioni date dal Consiglio. Non così per la Caritas vittoriese, che già ospita nelle sue strutture 73 richiedenti di asilo, 24 dei quali in proprie strutture a Vittorio Veneto. Al di là della pietà cristiana, l'accoglienza di questi migranti rappresenta sicuramente anche un buon business per le casse della diocesi. Inoltre, se sommiamo i 24 arrivi con i 24 ospiti già presenti e questi si aggiungono ai 115 migranti ospitati nella struttura CES di Porta Cadore, arriviamo a una considerevole cifra di 163 migranti accolti nella nostra città, praticamente 6 volte il numero indicato dal governo, che a salvaguardia dell'integrazione degli stessi e la tutela dei residenti sul territorio propone come indicazione ottimale un migrante ogni 1000 residenti. Chiedo quali siano le azioni intraprese dall'amministrazione comunale affinché siano rispettate le indicazioni del governo e come intende la Caritas integrare i nuovi arrivi nel tessuto sociale vittoriese. Grazie consigliere. Prego. Questa domanda di attualità merita alcune precisazioni. Oggi, anzi ieri, perché già mezzanotte è passata, alle 16:41 risultavano esserci 110 richiedenti asilo al CEIS e 30 presso le strutture della Caritas, che sono numeri diversi da quelli che trovo riportati nella domanda di attualità. Il criterio di distribuzione poi è di 2 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti, è ormai da parecchi mesi ed è una distribuzione ipotetica sulla base di un coinvolgimento teorico ovviamente omogeneo di tutti i comuni, ovviamente non solo di alcuni. Sappiamo bene però che alcuni comuni frappongono ogni e qualsiasi ostacolo a questo tipo di distribuzione. Tale distribuzione, come già in tante occasioni comunicato anche in questo Consiglio Comunale e come previsto dal decreto legislativo che l'assessore De Nardi ha consegnato recentemente in questo Consiglio Comunale, è in capo alla rappresentanza locale del governo che, come tutti sanno e come è stato più e più volte ripetuto anche in quest'Aula, oltre che sulla stampa, è la prefettura. Grazie. Consigliere D'Arè, prego. Sì, sono soddisfatto della sua domanda, sì, della sua risposta, scusi, e mi permetta così, e chiudo, è vero che a questi, quantomeno a quelli residenti al CEIS, viene data una carta di identità? Non è che venga data una carta di identità, ci sono alcune procedure previste dalla normativa, fra cui un documento di riconoscimento che viene dato nel momento in cui sbarcano in Italia e vengono riconosciuti, anche perché sennò non è possibile identificarli. Non è una carta di identità, è un documento di riconoscimento. È vero che la carta di identità del Comune di Vittorio Veneto è sempre datata 1-1? Non lo so. Sì, mi verificherò. Grazie consiglieri, grazie, buonanotte a tutti e arrivederci.